Ciao ragazzi, ancora non c'è nessuno. Ah, queste dirette. Allora, aspettiamo che si connetta qualcuno. Queste dirette improvvisate. Ecco, già c'è un connesso. Chi sei? Scrivi qualcosa. 4 connessi, un mi piace. Simone, ciao Simone, 25 connessi. Gigi, buonasera. Valentino, Nicola, Lucky Cadillac, Silvio, Roberto, Carmelo, Michele, Pino, Danciani, Davide, Marco. Va bene, ok, siete già 95. Ragazzi, non riesco più. Davide il barbuto è piccolissimo, oggi si vede più piccolo del solito. Allora, ragazzi, questa diretta, i primi secondi mi sono preoccupato. Roberto, Lucio, Enrico, mamma mia, 151. Allora, ragazzi, questa diretta è semplicemente per ringraziarvi di avermi fatto raggiungere questo traguardo di 100.000 iscritti. Luca, ho letto. Ma ragazzi, è troppo veloce. Allora, niente, sono emozionatissimo, non so che dire, non mi sono preparato nulla. Una giornata di lavoro per passatempo con il mio hobby e sono stanco morto, senza voce. E quindi non so come andrà questa diretta. Semplicemente, aspetta, qualcuno mi ha fatto una domanda tra i saluti, vediamo. Riccardo, di dove sei? Sono di Agrigento, Sud Sicilia, Valle dei Templi. Allora, 100.000 iscritti, ti vogliamo bene, grazie di cuore Francesco. Ragazzi, mi state facendo una marea di complimenti, siete un'infinità. Che emozione. Ai ai, 100.000 iscritti. Io ancora mi ricordo quando hanno fatti i primi 1.000 iscritti, che mi sembrava un traguardo assurdo, irraggiungibile. Già siamo arrivati a 100.000. Allora, però se non mi fate qualche domanda, quanti anni hai? Sono giovanissimo, ho solamente 44 anni. Il giorno 25 marzo farò 45 anni, quindi si avvicina. Diciamo che sono arrivato quasi a metà, ora mi tocca la discesa, ho iniziato la salita. Ora, allora, un'altra domanda. So che sei di Canicattì, io vivo a Verona, un sacco di parenti dalle tue parti. No, non sono di Canicattì, sei uno di famiglia, grazie di cuore, ragazzi, ma io veramente vi sento come se foste veramente della mia famiglia. Quando faccio i video, quando parlo con voi, lo faccio sempre come si farebbe con un amico, proprio perché mi sento uno di voi. Lo dico sempre, non ho mai nulla da insegnare a nessuno, semplicemente il piacere di condividere con voi e quindi mi sento uno di voi, uno di famiglia. Quindi mi fa piacere che anche voi mi sentiate come uno di famiglia. Comunque, Canicattì è un paese in provincia di Agrigento e molte persone al nord dicono Canicattì come per dire vai a Canicattì, c'è un posto come se non esistesse. Quando mi capita di parlare con qualcuno di Canicattì rimane sbalordito perché dice ma Canicattì esiste? Esiste. Ed è anche un gran bel paese all'avanguardia da tempo dal punto di vista commerciale, molto ricco di negozi, eccetera. Quindi esiste ed è anche bello. Allora, brevissimo Riccardo, top, sei arrivato a 100.000 con l'impegno e tanta bravura, perché dici la verità sui prodotti. Grazie. Sì, questa è una cosa che mi riconoscete in tanti e che io faccio in modo che traspaia. Traspaia? Vabbè, che sia trasparente ad ogni mia recensione, perché faccio in modo che se i prodotti sono buoni lo dico, se non sono buoni lo dico lo stesso, perché è giusto che se faccio una recensione sappiate quanti utensili ho, non lo so, saranno centinaia. Che se i prodotti non sono buoni io lo dica ed è giusto che voi lo sappiate, altrimenti la recensione non avrebbe senso. Solo che, come ho detto anche nell'altro video, una diretta di un mesetto fa circa, se mi capita di ricevere dei prodotti che non sono buoni, non mi faccio perdere tempo facendo una video recensione di un quarto d'ora per poi vedere un prodotto cinese che fa schifo, che non funziona, che è brutto, che è difettoso. Quindi preferisco portare sul canale video con utensili da hobbisti che però possono andare bene. E se vanno bene ma hanno qualche piccolo neo, allora lo dico in modo che comunque possiate scegliere valutando i, se i difetti siano, scusate ma qualcuno continua a scrivere, comunque se i difetti siano sorvolabili, magari solamente una questione di ergonomia o di rumorosità, però comunque l'utensile funziona bene, quindi in quel caso ve lo faccio vedere.
Quelli Parkside invece ve li faccio vedere anche se sono difettosissimi, perché siccome costano poco e siccome si trovano solo in un determinato periodo dell'anno, capita che molti di noi acquistiamo proprio perché li vediamo esposti, quindi corriamo, li compriamo e poi magari ce li ritroviamo difettosi perché li utilizzeremo dopo mesi quando capiterà l'occasione. Quindi in quel caso, anche se sono difettosi, ve lo dico, ma solo per quelli Parkside. Per gli altri utensili che dovreste acquistare su Amazon, ripeto, è inutile perdere troppo tempo. Allora, Mauro Lupi mi dice che l'ho fatto appassionare del fai da te. Questo mi fa davvero tanto piacere perché io ho questa passione da tantissimi anni, ma anche per stupidate. Io costruisco in continuazione, anche se molti di voi mi rimproverate che non pubblico mai cose che costruisco, progetti, eccetera, perché sono lento, perché sono disordinato e perché penso che non avendo nulla da insegnarvi, allora potrebbe risultare poco interessante, poi probabilmente invece magari potrebbe essere una cosa carina. Qualcuno mi ha chiesto cosa ne penso degli utensili, questi color vinaccio che usciranno, che praticamente a Parkside ha fatto una linea molto simile a quella della Bosch esteticamente. La Bosch si chiama Bosch U e Parkside ha fatto Parkside Me. Sono identici, cambia solamente Stefano, ora ti rispondo, cambia solamente la colorazione, ovviamente probabilmente anche le prestazioni. Ipotizzo, essendo più economici, sicuramente avranno risparmiato in qualcosa, come è prevedibile. Qualcuno, ora non ricordo, Stefano mi sembra, mi ha detto che sua moglie mi odia. Anche mia moglie mi odia. Siamo in due. Siamo nella stessa barca. Anzi, no, sono io in una barca con due persone che mi odiano. No, no, questo non va bene. Quanto guadagni? Al lavoro o con YouTube? Allora, io con YouTube non guadagno perché YouTube prevede che ci sia un pagamento, ma prevede che per ricevere un pagamento bisogna fare in modo che ci sia tutto un iter da seguire, quindi mettersi in regola, INPS, partita IVA, eccetera. Si può rinunciare a prendersi i soldi, rimanere comunque con la monetizzazione del canale e quei pochi soldi che entrano si accumulano, così quando nel tempo poi si raggiungerà la somma che si desidera ricevere, allora a quel punto si attiva la funzione per ricevere il denaro e si ricevono. Ma io ancora non ho percepito mai soldi perché sono così pochi che poi non ho capito come funziona l'algoritmo di YouTube. Vogliono sapere se rivendo gli utensili, ora ne parliamo. Sono così pochi i soldi che ti danno YouTube in base anche ai suoi algoritmi che non ne vale la pena. Praticamente di INPS, partita IVA, eccetera, si spenderebbero circa 800 euro. Anche se dovessero entrarsene 300-400 al mese, sarebbe solamente una perdita, quindi non conviene assolutamente. Qualcuno mi ha chiesto se vendo gli utensili Parkside, Cadillac mi pare fosse. Sì, mi è capitato ultimamente, obiettivamente, avendo un po' tutti gli scaffali pieni, mi è successo che abbia venduto qualcosa. Però siccome poi li ricompro, allora io li vendo solo se qualcuno me li chiede. Qualcuno mi ha contattato in chat, mi ha chiesto per esempio la fresa per legno, l'ultima che è uscita, doveva fare un lavoretto per i bambini, mi ha chiesto se potevo vendergli la mia, io l'ho venduta, ma a prezzo di costo, devo essere sincero. Non ci guadagno nulla, non ci speculo, però non ci voglio perdere, quindi se capita magari di vendere qualcosa, sì, mi è successo finora 3 o 4 utensili, non di più. Allora, le persone intelligenti mi piacciono, grazie, grazie di cuore. Allora, cosa ne pensi? Siete davvero tantissimi. Cosa ne pensi della smerigliatrice a batteria uscita questo giovedì? Senza proprio accessori? Quale smerigliatrice a batteria? Non mi ricordo che sia uscita una smerigliatrice a batteria. Qualcuno mi ha chiesto pure. È colpa mia, Parkside è dipendente. La smerigliatrice a batteria io non me la ricordo. Svita le gomme della macchina. Cosa? Lo svita a bulloni? Sì, riesce a svitarli, però ragazzi, purtroppo il gommista spesso stringe le ruote della macchina con una forza esagerata. Quindi lo svitabulloni, lo smontagomme, che poi in realtà lo smontagomme è un altro attrezzo che serve a separare la gomma dal cerchione, lo chiamiamo smontagomme per capirci, ma lo smontagomme mi chiedono di pubblicare tutti gli utensili, ci vorrebbe una vita. Lo smontagomme, quello da 400 Nm,
riesce a svitare senza alcun problema le ruote della macchina, ciao Francesco, perché ha una forza adeguata a svitare le ruote che siano strette secondo il principio corretto di circa 100 Nm. Il gommista, per la nostra sicurezza e per sbrigarsi, stringe col suo avvitatore pneumatico alla massima forza e poi il nostro avvitatore a batteria non ce la fa, ma non perché è scarso, ma semplicemente perché è esagerato quello che fa il gommista. Quando usciranno gli attrezzi per la bici? Non lo so perché non ho neanche la bici, quindi non mi sono mai interessato. Cosa ne penso della saldatrice con il saldatore a gas? Conviene prenderlo ormai, prenderlo passivamente? Sì, il saldatore a gas per stagno è un ottimo prodotto, solo che la carica del gas dura poco. Hanno chiesto di far vedere la beretta, ragazzi. La carica del gas dura relativamente poco e quando si carica fuoriesce del gas, spruzza gas ovunque, però si ricarica, quindi diciamo che una buona parte del gas che va messo nel serbatoio del saldatore si perde. Va utilizzato per casi di emergenza distanti da dove abbiamo l'alimentazione elettrica, eccetera. Sicuramente non può essere saldatore, diciamo, di punta di un laboratorio. Quanti utensili ho più o meno? Ma qua dentro saranno tipo 150. No, tantissimi. Ma io li compro da quando avevo 16 anni. Ho utensili vecchissimi pure che non vi ho mai fatto vedere, ovviamente. Bisogna usare le bombole di ricarica specifica. Allora sì, ci sono delle bombole per ricaricare il saldatore che sono specifiche per saldatori, comunque gas raffinati per accendini che richiedono scusatemi, non ho il Covid, un colpo di tosse. Comunque sì, è meglio utilizzare un gas più raffinato. Anche col gas normale funziona bene, però diciamo che a poco si può danneggiare, comunque perdere le sue prestazioni originali. Il trapano a colonna lo rimetteranno tra poco. Se parli di quella cinghia, no, lo mettono solitamente, lo mettono una volta all'anno. Scusate se ogni tanto mi fermo, ma c'è Young Bang che mi chiede dove si trova lo stabilimento della Parkside. Non lo so, non ne ho totalmente idea. Mi dispiace, non ti posso aiutare. E poi mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Cosa stavo dicendo, perché mentre io parlo con voi... del trapano a colonna, meno male che ho riletto il commento. Allora, questo trapano a colonna esce solitamente una volta ogni anno. Non doveva uscire più, intanto mi fanno gli auguri per i 100.000 iscritti e vi ringrazio. Quest'anno è uscito misteriosamente di nuovo, con alcune piccole modifiche sulla verniciatura, a proposito la vernice che si toglie dalla base del trapano a colonna, forse è stato dipinto quando era oleato, non lo so. Fatto sta che ha avuto qualche piccola pecca, diciamo, a livello estetico, però funziona bene. Qualcuno addirittura ha avuto la puleggia centrale che si sollevava con l'utilizzo, non ho idea di cosa possa essere la causa. Qualcuno mi ha chiesto pure il kit per rimozione grafica. Non ho mai usato, ma ho intenzione di provarlo perché ho la macchina tutta rigata, quindi ho la possibilità di fare diverse prove, eventualmente anche dimostrarvi se funziona o meno. Il trapano a colonna invece è digitale, non ho idea se e quando uscirà, però spero di sì perché mi interesserebbe. Nel frattempo avete fatto una marea di domande e io non ho risposto. La linea viola, abbiamo parlato 2 secondi fa, solo Luna mi sta chiedendo di nuovo, ripeto che non l'ho mai vista, ma so che è il clone con il colore cambiato del Bosch U. Questo è Parkside Me, hanno copiato quasi in tutto esteticamente da Bosch, però non so come sia, so solamente che le batterie non si possono sostituire. Allora, Riccardo, sei il numero 1, grazie di cuore, gentilissimo, ma non è vero. Combatto tanti utenti della Lidl, dopo aver ascoltato le tue recensioni sono rimasto contentissimo. Grazie di cuore. Allora, ciao Riccardo, ieri mi si è rotto un faretto della Livan, ho preso 5-6 minuti. Allora, la garanzia, sì. Devi mandare la fotografia dello scontrino di acquisto, spiegare in un'email, l'email la troverai. Young Bang, se continui io purtroppo devo bloccarti perché sta continuando a chiedermi dove è lo stabilimento Parkside, che non so dove sia. Quindi devi mandare un'email all'indirizzo di posta elettronica che trovi sul sito della Lidl o comunque anche sul libretto, sul manuale, eccetera. Spieghi il problema, alleghi lo scontrino, come si bloccano le persone dalla chat, si può bloccare? Rimuovi, nascondi utente dal canale, scusate ragazzi se faccio queste cose.
Non si può fare. Vabbè, ora ci riprovo. Comunque, devi allegare anche, devi scrivere anche il codice IAN che si trova solitamente nell'etichetta, la parte posteriore. Mi sto distraendo troppo con questo commento ripetuto. E poi la Lidl ti risponderà e ti dirà cosa fare. Però devi allegare scontrino, nome, cognome, indirizzo e quindi codice IAN, eccetera. Nel frattempo mi sono perso un sacco di domande. Allora. La sede cattiscolare, batteria 12 volte. No, ragazzi, io le uscite non le so. Prima c'era un sito. Stasera cosa metto in premio? Nulla. Credetemi che non posso più farlo. C'era un sito, vi lascerò poi magari il link giù nella descrizione quando tornate a rivedere questo video. Là era possibile vedere un archivio storico delle varie uscite che venivano ripetute ogni anno, su per giù, nello stesso periodo. Le uscite sono state stravolte, quindi non c'è più questa ciclicità nelle uscite e quindi ormai non so più quando usciranno. Non esiste un catalogo, non esiste. Aspetta che di nuovo... Young bloccato. Come si blocca? Forse sono riuscito a bloccarlo, non lo so. Ho premuto qualcosa però. Allora. Sonia, ho 13 anni e sono appassionato della falegnameria e ho anche un sacco di attrezzi che mi sono comprato da solo con i soldi che guadagno dalla vendita di ciò che realizzo. Bravissimo, bravo. Mi fa piacere leggere queste cose perché sono ragazzi che danno valore all'artigianato e riescono comunque a essere persone con criterio, che comprano con ciò che guadagnano. Allora, Riccardo, perché in Italia non mettono la saldatrice a filo con la bombola? In Germania e in Olanda sì. Allora, quella saldatrice viene prodotta dalla Mauk, che è un'azienda che produce per tante aziende, anche Parkside, ne stiamo parlando, ma anche aziende più blasonate. Ed è il casco che vi ho fatto vedere, il casco è autooscurante, automatico, che vi ho fatto vedere recentemente. E di questa saldatrice io ne ho un esemplare, ma proprio Mauk. Perché, anzi, vi devo fare pure la recensione. Ed è la stessa di quella che mi stavi chiedendo. Quindi se cercate la saldatrice, poi vi lascerò il link giù per andarla a vedere. Andate a vedere questa che è la stessa Parkside precisa, solo che non è marchiata Parkside, ma è marchiata Mauk. Ora devo risalire per leggere alcuni commenti. Cosa metto in premio? No, ragazzi, non ho considerato nemmeno la possibilità di fare un premio, di fare una premiazione, perché è stata tutta una cosa che è nata così all'improvviso, dopo una giornata di lavoro. Mi sono costruito un arco, ora ve lo faccio vedere. Comunque, sei troppo influencer, non posso comprare tutto quello che dici, che ne vale la pena. Scusami. Allora, per l'utente che continua a chiedere gli attrezzi Parkside sono generalmente di produzione asiatica, ma progettate da ditte, sì, vabbè, Grizzly, Compernas, eccetera, no, ma lui chiede dove sia proprio lo stabilimento, che non esiste uno stabilimento, e se c'è io non so dove sia. Allora, domani per la prima volta sarò in prima fila. Dov'è? Alla Lidl, credo che sarà la prima di una lunga serie. Dai, però mi raccomando, ragazzi, distanza di sicurezza, distanza sociale con questo Covid. Allora, ve lo faccio vedere l'arco? Volete vedere? Ho costruito un arco utilizzando 3 tipi di legno, ho utilizzato 4 tipi di legno: faggio, timoè, iroko e l'altro legno, è yellow pine. Volete vederlo? Allora, c'è un altro ragazzo di 14 anni che grazie a me si è appassionato al mondo del fai da te e con la paghetta settimanale risparmia e compra gli utensili Parkside con cui realizza i suoi progetti e mi ringrazia. Io ringrazio te perché mi sento felicissimo. Mi avete risposto di sì per l'arco. Allora, però non dovete prendermi in giro perché io non sono un artista, però questo mi piace. Ho costruito questo arco, ci sono alcuni difetti. Costruito da solo erano dei pezzi di scarto. Ho comprato poi, l'unica cosa che ho comprato è ovviamente il sistema per il poggia freccia e la corda. Per il resto tutto fatto da me.
questa ancora è una cosa improvvisata, però può essere che lo lascio così tanto. Ed è, se vuoi ti posso passare i piani di lavoro, non l'ho letto. Comunque, questo è il mio arco costruito da me. Bello? Ho utilizzato 2 sci, li ho levigati, dipinti. Comunque ho realizzato anche delle riprese per farvi vedere poi quello che ho fatto. Semplicemente, ripeto, scusate, per il piacere di condividere, ma non di insegnare niente a nessuno, perché io non so insegnare niente a nessuno, anzi qualcuno dovrebbe insegnare a me. Questo arco tra poco cade, ok. E quindi, vi piace il mio arco? Bellissimo, sei stato bravissimo, grazie, bellissimo, grazie. Grazie, ho avuto successo. Non me lo immaginavo. Allora faccio vedere pure lo schiaccianoci. Le cose che costruisco io sono tutte sciocchezze. L'altro giorno mancava uno schiaccianoci. Ho costruito sempre con il legno che avanzava da altri lavori. Ho costruito uno schiaccianoci che è ancora qua in fase di collaudo. Questo, fatto con stile un pochettino vintage. Ma semplicemente per gioco, cioè dovrebbe essere, questo forse è etimo, ho fatto la scanalatura grezzissima proprio per evitare che le noci possano cadere. E vi faccio vedere, dai, che c'ho pure le noci ancora qua. Non vi faccio vedere però la sporcizia che c'è, perché e quindi semplicemente così si aprono le noci. Una cosa un po' così, per passatempo. Quindi fare un video di come costruire lo schiaccianoci, per esempio, sarebbe quasi, non dico stupido, però secondo me poco interessante. Quindi per questo io, anche se costruisco tante di queste piccole cose, non le porto sul canale, perché poi vi registisco il banco sega, però questo sapete con che cosa l'ho fatto? Solo ed esclusivamente, e nient'altro, con la sega a nastro. Solo con la sega, tra l'altro erano solo 2 listelli, quindi ho sagomato tutto, ho disegnato con la matita e l'ho tagliato e l'ho costruito. Ovviamente il trapano a colonna per fare fuori. Quindi portare un progetto di questo tipo mi sembra poco interessante. Allora, i prodotti che recensisci te li danno alla Lidl o li acquisti essendo che escono lo stesso prodotto ogni anno? Li acquisto tutti. E mi fa piacere che tanti ragazzi della mia città mi vedano alla Lidl con il carrello mentre pago alla cassa. Grazie per i complimenti. Ivano mi fa complimenti per il traguardo. Simone mi dice che sono il migliore, ma io spero di migliorare ancora, anche se ti ringrazio di cuore. Allora, l'avvitatore della Lidl, performance da 1000 più Nm, non l'ho mai utilizzato, ho visto alcuni video così su YouTube, però non lo conosco, quindi non ne posso parlare, ma dovrebbe essere abbastanza potente. Allora, pensi che Lidl prima o poi darà la possibilità di acquistare prodotti Parkside in Italia direttamente dal proprio sito? Spero e mi auguro proprio di sì, però effettivamente c'è ogni quanto esce la saldatrice elettro della Parkside, una volta l'anno, però non so quando. Mi chiedevate? Mi sto vergognando perché la mia memoria mi sta abbandonando. Allora, ripetetemi la domanda. Ancora qualcuno risponde dello stabilimento. Allora, non mi ricordo più. Sì, comunque l'argomento era il sito. Che belle queste chat che si può scorrere. Allora, no, online comunque i prodotti anche in Germania costano molto di più. I prodotti che qua in Italia costano ad esempio 40 euro, capita di trovarli anche a 60-70 euro sul sito tedesco. Quindi non è che sia eventualmente tanto conveniente. Conviene perché ci sono questi sciacalli che acquistano riempiendosi il carrello per rivendere poi a prezzi più alti, e in quel caso ecco, se qualcuno è iscritto nel gruppo Telegram di Lidl, a proposito di online, hanno appena condiviso la mia diretta. E l'altro giorno qualcuno mi chiedeva se lo gestissi io questo gruppo Telegram, no, sinceramente no, tant'è che sono qua online e mi è apparsa la notifica che hanno condiviso, ma io non ho nulla a che fare con loro, li ringrazio per la condivisione dei miei video, mi fa tantissimo piacere, però non lo gestisco io. Quindi online i prezzi sono molto più alti e non converrebbe.
i sciacalli che ci sono in Italia, visto che online non si può acquistare, si riempiono il carrello quando escono i prodotti, ne comprano almeno per 10 prodotti per volta e poi li rivendono online. Io vi sconsiglio di acquistarli online, piuttosto andate in un brico, comprate nel brico i prodotti che trovate, fate guadagnare in Italia. Io quando posso acquisto pure nel brico, quando risparmio ovviamente acquisto da Lidl. Questo, ognuno guarda la propria tasca, però se dobbiamo spendere una cifra che sia troppo elevata e quindi c'è di nuovo questo Yon Bang che commenta, ora proviamo a bloccarlo. Comunque se dobbiamo spendere ecco, ho rimosso il commento, ma lui non so come si blocchi. Nascondi utente dal canale. Ok, i messaggi di questo utente verranno nascosti. Allora, quindi evitate di acquistare da questi sciacalli perché se il prezzo, anziché pagare 40 euro, pagate comunque 70 euro, andate in un brico e pagate 70 euro per un prodotto che potete comprare di senza, perché non ne vale assolutamente la pena. In più facciamo il gioco di questi disonesti. Allora, Andrea mi chiede se l'avvitatore da 60 Nm è buono come abitatore, come primo abitatore. Sì, secondo me sì. Io lo tengo qua, ho sia la prima versione che l'ultima versione. Quella invece intermedia non mi era piaciuta per via della protezione che interveniva subito. Marco Visciotti mi dice viva la Vespa, viva la Vespa vero, anche se io sono 2 metri e sembra un Vespino più che una Vespa, però. Allora, grazie per i complimenti. Ma le mutande alla Lidl escono, mancano alla collezione. Non lo so, ci documenteremo. Speriamo di sì, perché servono anche le mutande. Insomma, dobbiamo vestirci completi, sia per quanto riguarda l'intimo che ciò che è visibile. Allora, comprerò il trapano viola? Può essere di sì. Perché non posso fare vedere la beretta e la Glock? Perché YouTube purtroppo, e infatti io per questo ho diminuito i video sulle armi, tende a rendere meno visibili i canali che trattano armi e soprattutto i video nei quali si parla di armi. Quindi finché non riesco a capire bene come funziona questo algoritmo, allora sto limitando un pochettino. Poi comunque in un video nel quale sto facendo semplicemente dei saluti, uscire, da noi si dice uscire un'arma, comunque mostrare un'arma non è, intanto diciamo che non è coerente col video e poi potrebbe anche infastidire qualcuno, quindi per questo motivo, però non ci sarebbe nulla di male per quanto mi riguarda, però siccome rispetto chi magari non sopporta la visione delle armi, allora preferisco far vedere le armi quando creo un video che parla di armi, così chi vuole ci clicca e va a vederlo appositamente. Allora, gli utensili della Lidl che ho acquistato sono ottimi. Io sono d'accordo con te perché la maggior parte funzionano bene, lo arrestano, non mi arrestano. Se io facessi vedere delle armi non mi arresterebbero, a meno che magari sono di Favara, Calos, ciao, siamo vicini di casa, però vive fuori dalla Sicilia. Questa Sicilia che fa allontanare tante persone. Allora, come posso saldare il ferro senza saldatrice? Mi sa che non si può fare. Allora. Io lamento solo che espongono pochi pezzi della Parkside, chi lavora a pomeriggio. Sì, purtroppo vengono messi in vendita pochi prodotti ogni volta e quindi c'è da sgomitare per riuscire a... Mi salutano pure dalla Spagna, ciao! E quindi è una cosa fastidiosa, o ci si va la mattina d'apertura, oppure purtroppo bisogna stare troppo vicino anche alle persone quando stanno comprando, o se no al pomeriggio poi si rischia di non trovare nulla. Io l'ultima uscita praticamente non ho trovato quasi nulla di quello che volevo e quindi sono rimasto fregato perché non ho fatto in tempo ad andarci. Qualcuno mi ha chiesto dove prendo il legno di scarto e qua da Agrigento c'è Nuara Legnami che vende tantissimo legno e spesso mi capita quando compro il legno di chiedere se hanno un po' di scarto e quindi me ne faccio dare un pochettino. Allora, qualcun altro mi ha chiesto qualche altra cosa. Dove prendo il stabilimento in Germania? Allora, i miei video sono interessantissimi, grazie Alessandro.
il compressore da 24 litri che ho recensito il mese scorso mi dà dei problemi sulla ricarica sotto i 6 bar. È un problema comune? Allora, sì, infatti l'ho detto tempo fa anche in un video. Mi è successo già 2 volte che il compressore tende a fatica nel ripartire, non riesce a partire quando ha bisogno di ricaricarsi, ma mi è successo solamente 2 volte e poi ha continuato di nuovo a funzionare, quindi e faceva pure un pochettino di puzza di bruciato, senza fumo, però un po' di puzza di bruciato l'ha fatto. Sinceramente ho deciso di tenerlo perché è molto più silenzioso dell'altro, anche se dal video non si capiva bene. E nel caso in cui dovesse fermarsi, con la garanzia spero che me lo sostituiscano. Però è vero, ha dato alcuni piccoli problemi. Allora, i tuoi video sono sempre utilissimi. Dove si trova il centro Lidl? Le offerte arrivano sempre in ritardo dalla data prevista. Non ho idea, ragazzi, di dove siano. Purtroppo non so come venga gestito. Allora, in molti per evitare la censura di Lidl presentano su YouTube e reindirizzano su Rumble, che io nemmeno so cosa sia. Allora, preferisco Weldinger o Tailwind? Allora, non ve lo so dire perché io di Tailwind ho solamente una multiprocesso e della Weldinger no, quindi non posso fare un paragone. Quella è una macchina completamente diversa. Quando le proverò poi vi dirò, però comunque sono entrambe delle ottime marche, delle saldatrici di buonissima qualità. Io sia con una poi con l'altra sono rimasto sorpreso, ma soprattutto la Weldinger perché costa poco quando l'ho utilizzata la prima volta non ci credevo che potevo riuscire a realizzare quelle saldature, quindi e chi l'ha comprata, se andate a vedere sotto al video che trovate nel mio canale, tutti stanno commentando dicendo che sono rimasti soddisfatti, quindi questa è la conferma di quello che dicevo all'inizio, che se i prodotti sono validi io ve li faccio vedere, altrimenti direttamente li mando indietro, li lascio da parte. Allora, attrezzi Enel. Sì, io della Enel ho avuto la sega a nastro che poi ho venduto perché volevo quella della Parkside. Quando ho visto che doveva essere venduta quella della Parkside, ho venduto quella della Enel. Poi ho avuto il banco sega con il pianetto superiore, però come troncatrice andava bene, no il banco sega, scusatemi, la troncatrice con il banchetto superiore che andava bene come troncatrice, però il pianetto superiore non mi ha mai ispirato tanta fiducia. L'ho venduto, chi l'ha comprato è soddisfatto e poi ho altre 2 cose, però adesso non mi ricordo più, se mi viene in mente ve lo dico. Allora, mentre io parlo leggo dovrebbero darmi la targa di YouTube, ma sì, ho letto che c'è questa targa su Google, ma forse andrebbe richiesta, mi documenterò perché mi piacerebbe eventualmente averla. Allora, domani mi arriverà la chiave dinamometrica della TAC Life, però la chiave inizia a serrare da 42 Nm fino a 210. Ho visto nel video che è serrato un bullone con forza di 13 Nm, giusto? E ho utilizzato un'altra chiave dinamometrica, sempre della TAC Life, ne ho 2. Quella che uscirà partirà da 80. Cercate se potete acquistare chiavi dinamometriche che abbiano un range meno esteso possibile. Quindi una chiave dinamometrica che misura da 13 fino a 200 Nm è poco precisa ed è più precisa nella parte centrale, diciamo, della scala. Se invece comprate una chiave dinamometrica che misura da 80 a 120, già avrete sicuramente una chiave molto più precisa. Allora, Franco Red, Riccardo, aspetto sempre qualche tuo video da tiratore, mi raccomando, è tanto che non fai video in tal senso. Franco, ti saluto intanto perché mi segue da tantissimo tempo e poi sì, più di una volta ti ho detto che lo avrei fatto e invece poi per mancanza, per colpa mia e per motivi che ho spiegato poco fa, alla fine ho rinviato. Poi nel video precedente l'ho spiegato, io ho passato quasi tutta l'estate scorsa fino a poco dopo Capodanno con le stampelle. Ho preso una frattura alla caviglia e facevo i video con le stampelle poggiate qua di lato e quindi mi veniva difficile andarci, ma ora ho costruito l'arco, insomma mi sto riprendendo, quindi voglio andare sia con l'arco, utilizzerò anche un altro arco commerciale, questo è per gioco, e anche con le armi. Poi tra zona rossa, zona arancione, insomma, diciamo che ci sono state le circostanze che non mi hanno consentito proprio di fare tutto ciò che volevo. Allora, ancora, qua ci sono dei commenti meravigliosi. Secondo te la batteria ricaricabile della Parkside è compatibile con altre marche? No, finora io non ho trovato nessun utensile che
avesse la compatibilità delle batterie. Murphy Maker, ciao Marcello, grazie per gli auguri, grazie di cuore, tu ormai li hai superati da tempo. Marcello è un bravissimo saldatore, il canale Murphy Maker lo conoscete sicuramente, andate a dare un'occhiata eventualmente. E quindi di nuovo ho dimenticato cosa stavo dicendo. Ragazzi, voi non potete immaginare oggi che stanchezza che ho. Ci ho pensato 10.000 volte prima di scrivere se fare la diretta o meno, ma mi sento frastornato da morire. Comunque, le batterie non sono compatibili praticamente quasi con nessun utensile. C'è stato un ragazzo ultimamente che invece ha pubblicato la foto di un utensile sicuramente comprato su Amazon, che tramite alcune modifiche sulla slitta riusciva a poter essere utilizzato lui senza problemi con le batterie della Parkside e no, al contrario, dove bisognava limare un pochettino la base dell'utensile per mettere le batterie della Parkside. Sul Parkside invece le batterie di questo utensile ci andavano perfettamente, però non so dirvi quale sia perché l'ho visto così di sfuggita. Grazie per i consigli che ci dai, grazie a voi che guardate i video. Grande Riccardo, continua così, sei un grande. E grazie per i consigli, ragazzi, siete esageratamente gentili. Qualcuno ultimamente mi ha chiamato pure maestro. Oddio, no, io accetto il termine affettuoso, però maestro è un parolone, non mi ci sono mai sentito e mai penso che ci sarò. Allora, mi sembra di aver capito che sei dell'Agrigentino, io sono di Ribera, mi farebbe piacere conoscerti di presenza. Nicola, io sono di Agrigento, quindi a 2 passi. Non mancherà occasione. Poi nei commenti, tramite Facebook, eccetera, mi contatti e possiamo anche prendere una birra assieme. Un saluto dal Salento, sei simpaticissimo. Grazie Pinuccio. Si possono stampare in 3D degli adattatori per le batterie? Sì. E ci sono dei file già pronti. Se hai la stampante 3D, scrivi su Thingiverse, cerchi batterie Parkside, ti escono una marea di file già pronti. Marco ha comprato l'avvitatore Popoman grazie alle mie recensioni e io sono contento, si trova benissimo, grazie. Allora, Riccardo, ho comprato la batteria della Parkside e le ho messe sul trapano tedesco della Gute, ho fatto anche un video. Ah, Franco, ecco, no, non lo sapevo, è interessante. Quindi, ma si può fare anche all'inverso, quindi le batterie del Gute si possono mettere anche sul Parkside. Ciao da Messina, ciao. Allora, ritendo a scriverti. Cortesemente mi sapresti dire quando esce la sega a nastro? Non lo so, cioè più che altro non mi ricordo, perché l'ho comprata e ho fatto il video, nel video dico quando usciva, considera che uscirà ogni anno nel periodo in cui l'ho comprata, quindi vai giù, vai nei video, vedi quando l'ho recensita e capisci l'uscita, ma a memoria non me le posso ricordare tutti i prodotti. Allora, ti seguo da tempo dal Friuli. Saluti a tutti, in particolare ai friulani collegati. Ciao friulani, ciao a tutti veramente. Allora, Franco mi fa di nuovo gli auguri per i 100.000, mi dice che me li merito tutti. Grazie di cuore. Allora, la Glock 17 la consigli oppure è meglio la Shadow 2? Sono due armi completamente diverse. La Shadow è più sportiva, è più da tiro dinamico sportivo, la Glock invece va bene anche per il dinamico sportivo, però si presta più per esempio in DPA o comunque per difesa, eccetera, chi fa tiro operativo. Ma sono due armi completamente diverse, una è praticamente tutta in materiale plastico, sono dei polimeri particolari, invece la Shadow 2 è tutta in metallo, tra l'altro hanno aggiunto pure un peso maggiorato sulla canna, un grip eccessivo secondo me, che anzi in alcune circostanze non agevola, tipo il cambio di mano, eccetera. Però basta parlare di armi. Ma basta parlare di armi perché sono 347, 352 persone collegate, magari interessa a 2 o 3, gli altri si annoierebbero. Complimenti per il tuo traguardo, grazie di cuore, ti stai appassionando al fai da te e non farti sfuggire questa passione perché è meraviglioso quando si realizza qualcosa, almeno non so se capita anche a voi, quando io sistemo qualcosa a casa, costruisco qualcosa come può essere anche questo semplice schiaccianoci o l'arco o 1.000.000 di altre cose che ho costruito.
io le guardo orgoglioso, le guardo e mi sento tipo il supereroe col mantello e la maschera adesso così che le guardo soddisfazione. È una cosa che non si può spiegare anche per semplici sciocchezze, perché è una nostra creazione, soprattutto se sono creazioni di cose che utilizziamo. Io per esempio stimo tantissimo chi sui canali YouTube costruisce il banco per la fresatrice, costruisce il supporto per il trapano a colonna, costruisce tutto ciò che si può costruire all'interno di un laboratorio. Mi piacciono, sono fatti bene, però poi alla fine rimane tutto lì. Io personalmente non sarei in grado di costruire bene come costruiscono loro questi mobili, queste cose di alta precisione, possibilmente, però mi ritengo più contento quando costruisco una cosa così stupida, così semplice, e la utilizzo e la guardo e sono contento, anziché lasciarla nel laboratorio e poi tornare nel laboratorio per poterla rivedere. E ne ho fatte tante di queste piccole cose. Da ragazzino ho sempre costruito per me e per gli altri. È bello, il fai da te è questo, vai anche a riparare. Quindi se c'è qualcosa di rotto, io subito mi lancio e riparo dove so mettere le mani. Allora, piano piano ho cominciato ad acquistare utensili di Parkside, mi sono convinto guardando i tuoi video e spero che sei rimasto soddisfatto. Allora, Franco mi ha scritto qualcosa e poi... Ah sì, l'autocostruzione è stupenda, soprattutto in questo periodo, sì, perché comunque, vista il periodo di clausura, almeno riusciamo a passare del tempo. Allora, da Roma, ma la pialla da banco c'è della Parkside? Purtroppo no, perché la volevo. Avrei voluto una pialla da banco, avrei voluto una Parkside, perché sarebbe costata sicuramente meno degli altri, ma no. Allora, Riccardo, bravo, ti sei meritato questo traguardo e deve essere un ulteriore punto di partenza. Continua così. E quando arriverà il bottone d'argento di YouTube, saluti tutti noi che siamo tuoi fans, ma ci mancherebbe altro, grazie di cuore. Speriamo. Mm. Facci vedere il laboratorio. Ragazzi, oggi il laboratorio è devastato. Faccio vedere il laboratorio. In giro velocissimo, però è tutto in disordine. Mi odierete, dopo aver visto queste riprese così, mi odierete da morire, però devo togliere il telefono dal supporto. È tutto devastato, ecco. Quanti utensili hai? Un po'. Qualcuno, questo è il treppiedi e là c'è il resto come alcuni scarti, eccetera. Diciamo che per ora avete visto più che altro disordine. Poi qualche volta faccio una ripresa con tutte cose messe bene. La Sega Nastro è uscita il 9 marzo e ripeteranno il 9 marzo l'uscita. Allora, quarta volta che la moglie mi chiama per la cena, stavolta devo andare. Stefano, buona cena e grazie di essere stato con noi fino ad ora. Chiedi scusa a tua moglie se ti ho fatto perdere tempo, ma era una chiacchierata fra amici, non si poteva non rimanere. Allora, pensi che Aldi possa proporre utensili come Parkside? Ma già lo fa, solo che Aldi da noi non c'è, io quello che vedo lo vedo nei vari gruppi di Parkside, perché qualcuno pubblica anche qualcosa riguardante Aldi, per fare comunque dei confronti, però non ho mai avuto nulla mi pare che sia Ferrex, non mi ricordo il nome, comunque Aldi è un altro marchio, anzi scrivetemelo perché mi sta venendo la curiosità. Lorenzo mi saluta, Legno Vivo, ciao carissimo. Come ti chiami? Ricordami il tuo nome, perché leggo Legno Vivo ogni volta nei commenti, ma non ricordo il nome. Allora, la chiave dinamometrica Parkside è buona? Non lo so. Ah, Work Zone, grazie. Fabio Sasso mi ha risposto. Ferrex e Work Zone, grazie di cuore. La chiave dinamometrica non l'ho mai utilizzata, è questa della Parkside, quindi non so dirvi se è buona o meno, però diciamo che rientra tra le chiavi dinamometriche di fascia hobbistica, quindi se dobbiamo serrare la ruota di una macchina, quindi i dadi, e dobbiamo stringerli a 110 Nm, invece li stringiamo a 108 o a 112, non cambia nulla. Se invece dobbiamo stringere i dadi di una testata e c'è il rischio di rovinare la guarnizione, sicuramente non compriamo la chiave dinamometrica della Parkside, perché siamo dei meccanici, già abbiamo la nostra chiave dinamometrica USAG, Beta o tante altre marche che ci consentiranno di avere una precisione migliore, ma per l'utilizzo
che ne dovremmo fare noi, quindi le gomme dell'auto o comunque qualche cosa di meccanica nella moto, o semplicemente perché c'è gente che mi scrive: ma cosa me ne faccio della chiave dinamometrica? Semplicemente con la chiave dinamometrica possiamo capire qual è il serraggio corretto, se dobbiamo per esempio evitare dei legni di un gazebo. Se stringiamo troppo spacchiamo il legno, se stringiamo poco sono poco strette, quindi facciamo 2 o 3 prove, capiamo orientativamente qual è la forza che dobbiamo imprimere, regoliamo la chiave dinamometrica e poi andiamo tranquilli in modo da poter stringere. È un po' come si fa con la frizione dell'abitatore che regola il newton metro. Quindi in teoria, che sia sul legno o su altri materiali, possiamo capire qual è la forza giusta, impostarla e poi utilizzarla per tutte le altre viti e bulloni che siano sulla stessa superficie. La smerigliatrice con il supporto Parkside, posso tagliare il legno con un disco apposito? No, perché è troppo veloce, perché il supporto non permette di avere una sicurezza tale che nel caso in cui il disco dovesse impuntarsi rimarrebbe lì dov'è, ma schizzerebbe via, e non c'è nulla che terrebbe il legno bene, perché comunque il legno tagliato, quando si usa una troncatrice, è fermato dalla battuta sia a destra che a sinistra. Questo invece sulla destra non ha nulla, quindi schizzerebbe via. Insomma, è molto rischioso, io non te lo consiglio. C'è chi lo utilizza e dice di essere soddisfatto, ma è una cosa che non ho mai fatto, penso che non farò mai e sconsiglio di provare. Ma la connessione va bene, perché ogni tanto i messaggi appaiono, scompaiono, quindi non capisco se ci sono problemi di connessione oppure se arrivano poi tutti assieme, perché YouTube li invia così. Ecco, Sonia, che poi Sonia penso sia il nickname, ma magari è un uomo dietro un ragazzo. Con la chiave dinamometrica ti puoi grattare la schiena, mica male, certo, perché ha una forma lunga, ti consente di arrivare pure in punti dove solitamente non si può arrivare, quindi è comodissima. Legno vivo, sono Giuseppe, detto legno vivo, perché il legno respira, è vivo, più volte ci siamo sentiti su Messenger. Sì, ma non ti associavo, poi mi scrivi su Messenger e mi dici sono io. Mi scrivete in tantissimi, anzi ragazzi scusatemi se spesso non commento sotto i video, ma ci sono giorni in cui ci sono stati dei giorni in cui ho ricevuto 600 commenti, perché avendo comunque tantissimi video caricati, basta ricevere 10 commenti per ogni video. Su 60 video sono 600 video. Io ho 600 video, sono 600 commenti, io ho 600 video caricati, quindi bastano pochi commenti per ogni video, si arriva veramente a centinaia. Conosci la Total? La Total, sì, la conosco perché so che esiste, però non l'ho mai utilizzata. Ho ricevuto pure un contatto da questa azienda, quindi può essere che più in là ve la farò conoscere. Bella Riccardo, ti seguo da poco, ma mi casi a bestia. Grazie Vito. Allora, lo compri il trapano, lo compri il trapano viola, lo compri il trapano viola, lo compri il trapano viola. Simona, sì, lo compro il trapano viola, va bene. Simona continua a scrivere, comprerò il trapano viola, sì. Allora, sto scherzando, ragazzi. Allora, per dire il vero, ho montato una smerigliatrice non Parkside su sistema leva basamento di Parkside e funziona davvero bene, sia per legno, sega, che per alluminio, sega metalli. Sì, ragazzi, come ho detto poco fa, c'è chi lo utilizza ed è soddisfatto, però comunque rimane una cosa pericolosa, soprattutto perché su quel tipo di supporto utilizziamo quasi al 90% delle volte il blocco della smerigliatrice, quindi il tasto che mantiene la smerigliatrice accesa. E nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, se lasciamo la smerigliatrice, continua a girare. Quindi se utilizziamo il tasto on-off, allora potrebbe in teoria, per chi vuole utilizzarla in quel modo. Ma se abbiamo intenzione di tenere il tasto acceso e abbassare dalla levetta, se succede qualcosa la smerigliatrice rimane accesa, succede un manicomio. Puoi salutare i Pici, per favore? Ciao Pici. Io non so cosa voglia dire, spero che non sia nulla di compromettente. Però ciao Pici. Allora, Riccardo, cosa stai preparando per questo evento? Quale evento? Forse si riferisce all'uscita dei prodotti Viola. Nulla. Ma poi tra l'altro voi mi dite che sono sincero, che sono corretto, onesto, e io vi ringrazio di questo, ma quello che piace a me
delle mie recensioni, non so se piace anche a voi, è il fatto che tutto è improvvisato. Quindi quando io faccio la prova ad avvitare una vita oppure forare un mattone o quello che sia, mi nasce sul momento. Raramente mi programmo le recensioni, a meno che non sia per esempio una saldatrice, la devo avere il ferro da saldare e quindi taglio, preparo i pezzi in modo che possano rientrare nell'inquadratura. Ma per il resto è tutto spontaneo, quindi se succede qualcosa è visibile proprio perché essendo tutto nato sul momento, non c'è nulla di preparato e allora si vede tutto, verità e non verità, cioè o meglio, cose belle e cose brutte. La non verità non si può vedere perché non sarebbe visibile. Allora, se i prodotti fossero sempre disponibili in vendita avrebbero lo stesso successo? Non lo so, questa è una bella domanda, perché Parkside, e secondo me questa è una delle strategie che utilizza la Lidl per poter vendere i prodotti. Effettivamente, se io vedo che in vendita c'è la smerigliatrice a batteria 12 volt e so che esce una volta all'anno, anche se adesso non mi serve, la compro perché è uscita 6 mesi prima e se non sono riuscito a comprarla, quindi questa volta devo comprarla, anzi 12 mesi prima se è una volta all'anno. E la compro anche se non mi serve, perché in quel momento non mi serve, però so che può servirmi. Invece, se fossero sempre disponibili, la comprerei solo nel momento del bisogno. Quindi probabilmente ne venderei la metà. È vero che c'è anche la possibilità di fare il reso, perché poi uno magari dopo che la possiede da 20 giorni si rende conto che ancora non l'ha utilizzata e magari fa il reso, però in questo modo secondo me vendono molto di più. Allora. E Sonia dice che lo vendono tanto, scusatemi, non ce la faccio più, per lo stesso criterio, insomma, che ho detto io. Ciao Nicola, c'è un modo per non buttare l'ultima parte del filo della saldatrice della bobina? Allora, Domenico, sì, mi sa che hai pure commentato sotto qualche video, perché questa domanda non mi è nuova e non ho fatto in tempo a risponderti. No, non c'è un modo. Quando finisce semplicemente senti i rulli che girano, quindi gli spingi il disco che avanzano, ma il filo non avanza. In quel caso capisci che è finito il filo e devi tirarlo. O in avanti o indietro, conviene in avanti, perché comunque solitamente si forma una pallina sul filo, quindi tirandolo non passerebbe, verrebbe più difficile. Allora, grazie a Riccardo, mi ha dato un ottimo consiglio, monterò un pulsante on-off. Sì, è un pulsante che praticamente al rilascio fa spegnere la smerigliatrice, altrimenti diventa pericolosissimo. Riccardo, sei il guru del fai da te. Grazie di cuore, grazie, anche se io, come ho detto poco fa, porto pochi progetti, però spero che se vi piacciono, insomma, di farvi vedere qualche cosa ogni tanto. Ciao Riccardo, complimenti, il tuo fai da te è divenuto ufficialmente di dominio pubblico, quindi un fai per tutti. È stato un vero piacere qualche mese fa incontrarti di persona a Lidl. Jerry, non mi ricordo chi sia, però grazie, mi fa piacere leggere queste parole, grazie di cuore. Allora, Riccardo, come siete messi da voi? Che zona siete? È una bella domanda pure questa, perché tutti i siti di informazione locali riportano la notizia aggiornata a ieri che dice che saremo in zona arancione. E questo per me è un grosso guaio perché è un'attività commerciale e io sono un tatuatore, se la gente non può venire nel mio studio non lavoro e quindi sono un po' nei guai. Però poco fa guardando sul sito del governo, governo.it, ho scritto Sicilia, giorno 15 marzo, eccetera, e dovremmo essere in zona gialla. Ora non ho capito. Stanno facendo l'estrazione dei colori. Quando decideranno poi ci faranno sapere. Allora, sei simpaticissimo, grazie per la compagnia. Grazie a te Peppe per questo commento e per la compagnia che mi fate poi quando io leggo i vostri commenti. Grazie di cuore. Solo io non sento l'audio? Ipotizzo di sì perché mi stanno scrivendo, quindi sarà un problema di driver, ma non mi senti, non te lo posso dire. Qualcuno gli scriva per favore di aggiornare i driver del computer, i driver audio, e in quel caso si sentirà, perché lo so perché più di una volta è successo e hanno risolto in questo problema. Allora, ciao Riccardo, prosegui così e rimanici sempre. Grazie Angelo. Grazie. Simona mi ha detto che mi adora. Grazie Simona. Allora, ma il filo che resta nella torcia, puoi usarlo per saldare a TIG? No. Oddio, poi dipende,
in teoria, quando ho detto no pensavo al filo animato. Se il filo continuo non animato, in teoria potrebbe, non l'ho mai fatto, però potrebbe essere un'idea, sempre materiale da apporto, se è compatibile col materiale che stai saldando. In teoria sì, si può fare un esperimento, una prova e vedere come si comporta. Ma sto cambio di colore da rosso di colore a rosso fa tanto modo ma poco pratico solo a me. E penso che ti riferisca ai prodotti questi della Parkside che usciranno color vinaccio. L'ho spiegato più volte, è una scopiazzatura della Bosch. Allora, consigli attrezzi della DeWalt come avvitatori e demolitori brushless per uso fai da te? Secondo me sono eccessivi, però sì, funzionano bene. DeWalt è un'ottima marca, quindi. Allora, Riccardo, non riesco più a trovare la saldatrice della Weltinger. Sicuramente le avranno vendute tutte. Io sono in contatto con il venditore che mi ha detto che ne ha vendute tantissime e quindi si sta rifornendo. Però ultimamente erano disponibili, quindi ogni tanto vai a dare un'occhiata, clicca sul link che trovi sotto il mio video, così ti riporta direttamente al prodotto oppure direttamente dal sito. Vai sulla home e poi cerchi dal menu. Seguo tutti i tuoi video, grazie Paolo. Sonia Giannino dice no alle zone, purtroppo sì. Riccardo, scopro ora che mi è stata cancellata l'iscrizione al tuo canale, l'ho rifatta ora, grazie di cuore. Antino Core, grazie di cuore. Allora, Legno Vivo, quindi Giuseppe, per questo ti ho chiesto, lo so che fai tatuaggi, sì, è una cosa triste. Pierluigi Cicillini dice che in Sicilia saremo in zona arancione, però se vai a guardare sul sito del governo e scrivi Sicilia 15 marzo 2021 governo.it, ma sul motore di ricerca devi scrivere Sicilia 15 marzo governo.it e ti apre automaticamente poi la pagina del governo in cui dice che dal 15 marzo saremo zona gialla. Domani vedremo. Cosa ne penso del banco Sega Shepak? Nulla, perché non lo possiedo. Ne ho sentito parlare comunque bene, anche se ne esistono 2 o 3 modelli e non so di quale stia parlando tu. Allora, la Parkside mette di tutto, ma gli sta sfuggendo una rivettiatrice pneumatica. No, c'è. E l'ho anche recensita. Allora, non ho più la saldatrice Parkside. Ragazzi, dovete guardare il sito per vedere quando uscirà, perché non lo so quando usciranno. Allora, ciao Riccardo, da poco che mi sono iscritto al tuo canale e sono un appassionato dei prodotti Parkside, seguo i tuoi video che sono molto utili e dettagliati, complimenti, continua così, grazie Dr. Sau. Un pochettino, questa vocina che sentite è il mio nanerottolo di 8 mesi. Allora, hai fatto i video dove mostri la parte telescopica del tavolo da giardino che hai fatto col tuo amico? No, hai ragione. E quel tavolo da giardino, in molti di voi mi avete chiesto come faccia ad allungarsi e poi come prosegua al piano superiore. Semplicemente avevamo progettato di mettere delle altre assi in larice collegate fra di loro in modo che mantenessero la stessa distanza, quindi allungando il tavolo, avendo le 3 barre, avremmo messo questo ripiano come prolunga. Solo che poi tra brutto tempo e appunto zona rossa, zona arancione, problemi eccetera, non abbiamo più continuato, quindi ancora c'è il progetto a metà. Tra l'altro dovevamo creare pure con dei forti magneti la possibilità di ribaltarlo e metterlo sottosopra collegato direttamente alla struttura, insomma cose un pochettino fantascientifiche però. Allora, senti che voce il pupo, Gabriele, si sente da lì. Allora, congratulazioni Riccardo, le tue recensioni sono sempre un piacere ascoltarle, grazie di cuore. Grazie Loris. Allora, Riccardo Campana, ciao, bella recensione, ho visto il video per acquistare in Germania, volevo prendere il mega abitatore per custodia professionale, ma bisogna aspettare che escono anche lì e poi fare l'acquisto. Sì, anche se ultimamente qualcuno mi ha scritto che sul sito di Mailbox De siano state chiuse le iscrizioni, quindi possibilmente non si riesce più. E tra l'altro non ho capito per quale ragione, alcune spedizioni addirittura hanno raggiunto la cifra di 70-80 euro da Mailbox Day in Italia.
Poi dalla Lidl My Box Day dovrebbe essere sempre 5 €, ma io ho comprato solo una volta 2 anni fa, quando ho fatto il video, e poi non so più come si sia evoluta la cosa. Allora, Abdela Ziz, grazie, mi dice che gli piacciono i miei video in francese. No, 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 non è francese, I love è inglese. Allora, avanti così, siamo con te, Robby, grazie di cuore. Michele, in Sardegna sono in zona bianca e chissà quanto ci rimarranno, ma io vi auguro a lungo perché non se ne può più. Allora, Giuseppe, ti legno vivo, mi saluta, mi augura una buona serata e una buona continuazione. Si deve svegliare alle 4, vabbè, comprensibile, quindi buonanotte e buon lavoro per domani. Ci vediamo poi sul canale, appunto. Allora, ti seguo quando eravamo poche migliaia. Sono molto contento del tuo traguardo. Grazie infinitamente. Perché non ti fai un'agenda dei prodotti in uscita alla Lidl per avere le date indicative, visto che molti ti chiedono se sai quando escono alcuni prodotti? Perché, ragazzi, io non lavoro per Lidl, quello che faccio lo faccio tutto di mia spontanea volontà. E se dovessi pure tenere un archivio delle uscite, impazzirei. C'è gente che mi contatta anche alle 10 di sera con 1000 C6, 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 punti interrogativi, toc toc, 1 milione di insistenze, semplicemente per chiedermi magari un'informazione che è facilmente leggibile sul manuale di istruzione. E mi rispondono quando dico: "Scusa, ma hai guardato sul manuale di istruzioni?" "Sì, mi stufava andare a vedere, ho preferito chiedere a te." No, no. Se non avete la possibilità, allora io vi aiuto, ma evitate di scrivermi comunque, perché siete in tantissimi, per cose che insomma sono di facile reperimento come informazioni, perché altrimenti poi magari qualcuno mi chiede informazioni più importanti e io non riesco a rispondere. Tra l'altro qualcuno ultimamente, ma veramente da un po' di tempo, quando vuole sapere qualche informazione mi scrive su Facebook, su Instagram, su 5 o 6 video, sulla community, sulla pagina, ovunque. Quindi lo stesso utente mi lascia 15 messaggi, per 10 sono 150 messaggi. C'è da impazzire. Allora, Riccardo, secondo te è migliore il segreto alternativa a batteria ricaricabile da Parkside o un'altra marca? E quale altra marca? Non ti so dire qual è migliore, però quello della Parkside a batteria l'ho utilizzato pure oggi e va benissimo. Allora, complimenti 100.000 volte, meritati, ti aspettiamo per altri 100.000, no, 100.000, grazie, Polo Nord. Allora, grazie a te, il Trabacon è un capolavoro, mi fa piacere che sei rimasto soddisfatto. Mamma quanti siete, che bello. Hai pensato di costruire un aspiratore di fumi per saldatura? Sì, l'ho pensato, però è difficilissimo da costruire uno che sia grande per la saldatrice. Ciao Riccardo, recensioni sempre perfette, da professionista, dettagliate e soprattutto interessante. Complimenti per i 100.000 iscritti. Purtroppo da domani zona rossa nelle Marche, mi dispiace da morire. Grazie per i complimenti. No ragazzi, le uscite non lo so, continuate a chiedermi, non le so le uscite. Ciao Alberto da Perugia, grazie di cuore. Poi Lorenzo ha 25 anni, ha imparato l'uso degli utensili del Fede grazie ai miei video. Grazie, cioè sono io che ringrazio te, perché mi fa piacere sapere che qualcuno apprezza i miei video e ne può trarre un vantaggio. Il sito è ancora disponibile per la consegna, è sempre 5 euro. Bene, meglio. Sei un grande, un sacco di complimenti. Leggermi i complimenti ad alta voce mi imbarazzo sinceramente. Allora, però vi ringrazio di cuore, davvero. Ciao Riccardo, cosa mi dici della linea Parkside uscita questa settimana? Già ti sarei collegato ora, già ne abbiamo parlato un pochettino anche prima. Sono degli utensili con batteria integrata, grazie Gianni che mi augura di arrivare ad 1 milione, speriamo.
Hanno la batteria integrata, ci sono utensili da 4 volt e da 8 volt, che poi utilizzeranno sicuramente la batteria da 3,6 volt, che a massima carica arriva a 4, però sono batterie da 3,6, integrata, quindi non sostituibile. E diciamo che dovrebbero essere per un utilizzo leggero, anche se ho visto l'avvitatore e sinceramente mi sembra che già dalle foto sia parta con dei buoni punti a suo vantaggio, quindi i LED per la carica della batteria, la frizione e per regolare il livello di coppia. Mi pare che ci sia pure il LED che illumina la zona dove dobbiamo andare a fare il foro, comunque abitare, quindi sembra abbastanza completo, quindi speriamo che le prestazioni siano pure adeguate. Certo, la mancanza della batteria di ricambio un pochettino fa storcere il naso. In Belgio c'è la spedizione direttamente a 5 euro dal sito della Lidl online. In Italia siamo sempre più fortunati. Allora, Giovanni vuole sapere se la saldatrice a filo, secondo me è la migliore, ma rispetto all'elettrodo, al TIG, comunque sì, io preferisco, ad essere sincero, per una questione di praticità, l'utilizzo della saldatura con il filo, che sia animato, che sia a gas. Comunque lo trovo più pratico, più sbrigativo, perché non devi sostituire l'elettrodo, non devi andare a calcolare l'elettrodo che si consuma, quindi fare il movimento pure verso il basso, eccetera, che non è difficile, però se possiamo essere più comodi con il filo lo ritengo più comodo e più pratico. Non sto parlando del tipo di saldatura a livello di tenuta o del risultato finale, ma come processo di saldatura lo ritengo obiettivamente più comodo. Allora, ciao Riccardo, è normale che il fermo del supporto smerigliatrice angolare vada a finire sull'interruttore? No, se stai parlando del supporto, no, non dovrebbe andare a finire sull'interruttore. Ma poi ovviamente le smerigliatrici vengono progettate per essere utilizzate a mano. Se è una smerigliatrice che è stata progettata da altri costruttori e non combacia con questo supporto, probabilmente va a combaciare proprio con questo tastino. Allora, non oso pensare quanto spendi in utensili della Lidl. In realtà non tantissimo, perché comunque Benedetto, grazie. Scusate ragazzi, mi è spuntato la richiesta di aggiornamento del telefonino mentre sono in diretta. No, non spendo molto in utensili, perché alla fine gli utensili che compro sono utensili economici, quindi se compro degli utensili da 10-15 euro, sicuramente spendo meno di chi va a fare l'aperitivo, di chi va in pizzeria ogni settimana o di chi cambia scarpe in continuazione. Alla fine sì, ovviamente li pago, però non sono cifre esagerate. Però negli anni, avendo cominciato a 16 anni, diciamo che ho accumulato un po'. Anche se qualcosa ultimamente la sto vendendo, come ho detto all'inizio, quindi può essere pure che magari andrò svuotando di qualche utensile per rifornire di altri. Allora, Power Tools. No, non la conosco, pure l'ho sentita nominare. Mi pare che mi abbiano pure scritto, perché in tante aziende, da quando mi sono avvicinato ai 100.000 iscritti, mi hanno contattato in tantissimi per propormi recensioni. A qualcuno non ho nemmeno risposto, perché ho visto che erano utenti davvero scadenti. Quelli che invece mi incuriosiscono, che penso che possano essere come Parkside o un po' superiori, allora eventualmente posso provare a fare qualche collaborazione e farveli conoscere. Allora, Giovanni mi invita a rimanere così come sono, mi fa i complimenti, grazie di cuore. Brico Taler amici felicidades desde Mallorca. Grazie, la mia pronuncia, sono bravo. Grazie di cuore. Complimenti, sei davvero il numero uno. Non è vero, grazie. Qualcuno mi ha chiesto dell'abitatore da 400 Nm, che io penso che sia eccezionale. E infatti lo tengo sempre nel cofano della macchina, però ne ho uno. E probabilmente questo Parkside lo metterò pure questo nuovo che uscirà, se mi decido lo metterò nel cofano dell'altra macchina, perché se si buca è più facile pure cambiare
le gomme. Frese per legno cosa consigli? Dipende dall'utilizzo. Secondo me anche quelle Parkside in teoria su legno tenero, quindi abete, eccetera, possono andare bene. Però se già si comincia a lavorare su legni un pochettino più duri, con velocità più alte, eccetera, allora conviene utilizzare delle frese di qualità superiore. Io finora ho sempre avuto delle frese della Valex, frese della Parkside, frese della Tac Life, quindi frese diciamo da hobbista, mi sono trovato bene. Comunque Tac Life fa pure un bel set, costa una trentina di euro e ci sono tantissime frese all'interno, potrebbe essere pure una buona idea. Cosa ne pensi delle bussole in più? Quali bussole in più? Gianni Antinossi, non ho capito quale. Giulia mi dice grazie per i video e consigli annessi, grazie a te per il fatto che tu guardi i miei video, quindi ci ringraziamo a vicenda. Ora che YouTube ti dà 1000 euro al mese inizierei a fare la recensione di qualche attrezzo professionale. Sì, se mi dà 1000 euro al mese, ragazzi, vi do tutto quello che volete voi. Facciamo pure Metal 1, magari. No, perché dovrebbe dare 1000 euro al mese? Sarebbe una cosa interessante capire pure come si fa a ottenere 1000 euro al mese da YouTube. Penso che quando arriverò a 1 milione di iscritti, probabilmente, allora si potrebbe fare qualcosa. Ti ringrazio, molti utenti di Parkside, eccetera, eccetera. Grazie Enrico. Allora, le buste da 9,90 € per lo smontacomme che si vendono separate. Ah, ecco, ho capito. No, quelle sono delle buone bussole. Tra l'altro le ho qua da qualche parte. Sì, le ho qua, scusate. Sono qua. Se non butto nulla. Ok. Queste sono ottime. Sono delle ottime bussole perché hanno intanto la forma perfetta per poter essere per alloggiare il dado all'interno, e poi hanno questa parte che è un rivestimento che si toglie così, che serve a non rovinare il cerchio, quindi sono buone secondo me. E le prestazioni che potete avere con le bussole specifiche per essere utilizzate con gli avvitatori di impulsi sono diverse dalle prestazioni che avreste con le normali bussole. Quindi se avete la possibilità, la voglia, siete interessati a comprare queste bussole specifiche, fate una cosa buona se siete intenzionati a comprare, cioè scusate, a comprarlo per le gomme. Se volete utilizzarlo perché può capitarvi di stringere dei dadi eccetera in casa o per altri motivi, allora magari potete rinunciarci, ma se lo comprate proprio per le gomme, con questo kit evitate di danneggiare sia i cerchioni e ovviamente avete prestazioni migliori. Sono finiti i messaggi? Allora, Paolo mi dice che da domani ci sarà la zona rossa nella sua zona. Ho letto Lucca, rossa, ho detto Rocca. Allora, Antonino addirittura ai 13 anni segue i miei video, grazie di cuore, ti saluto, certo, Antonio, no Antonino, Antonio Boccuti, ciao Antonio, grazie pure a te per essere parte del mio canale, perché non sono io che ho raggiunto i 100.000 iscritti, siete voi 100.000 che mi avete dato questa gioia, perché siete voi che vi siete iscritti e quindi devo a voi, io vi sono debitore. Complimenti, grazie. Della TechPo cosa ne penso? Per me TechPo è ottima. Io TechPo ho per esempio sempre qua questo abitatore che utilizzo sempre, pure oggi. Questo l'ho usato per levigare l'arco che vi ho fatto vedere poco fa. Tra questo, smerigliatrici, delta, rotorbitali eccetera, ho dato una pulitina diciamo al legno e ho dato la forma che volevo io. Allora, Brian mi chiede come va con il lavoro. Male perché purtroppo la gente ha paura ad investire i propri risparmi in capricci come il tatuaggio. Chi non ha paura di investire questo denaro non si può spostare perché siamo in una situazione nella quale spesso dai comuni non si può fuoriuscire, eccetera. E chi può fuoriuscire dal comune e magari sta con qualche risparmio da parte, preferisce comunque rinviare perché
la situazione è quella che è, quindi diciamo che si lavora un decimo di quello che si lavorava prima. Che lavoro faccio? Il tatuatore. Poi Davide è il tatuatore, quindi tatuaggi. Venite da me, vi faccio un tatuaggio, vi faccio pagare poco, dai, ci mettiamo d'accordo. Facciamo una collaborazione tra, tra follower e youtuber, bellissimo sarebbe. Facciamo un coupon di sconto. Allora, il barbuto fai da te, Davide. Adesso fai una spedizione di arancini e cannoli ad ogni iscritto. No, 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 no. Sono buonissime, i cannoli e le arancine nella nostra zona sono buonissimi. Sarebbe una cosa carina, però ci sarebbe da perderci una vita a farlo, bellissimo. Ovviamente so che era una battuta simpaticissima. Però se vi trovate a passare in zona, avete arancine veramente si dice nella nostra zona. Catania si dice arancini, zona orientale e zona occidentale della Sicilia hanno due modi diversi di chiamarlo. Chi arancini, chi arancine, noi diciamo arancine. Se passate da questa zona, scrivete birra, cannolo e arancina. Poi è una biochetasi pure. Allora, buona serata, grazie ancora. Se passi da Pordenone ti porto al poligono. Antonio Pascotto, grazie, con piacere. Sarebbe bello se andare anche altre realtà oltre quelle che conosco qua in Sicilia. Allora, Leopoldo mi chiede cosa ne penso di Wurt e Ilti. Meravigliosi, vabbè, sono utensili professionali, quindi sicuramente sono ottimi prodotti, no? Non ne ho mai posseduti. Ho utilizzato un avvitatore della Ilti proprio al poligono per attaccare dei pannelli. Obiettivamente per questo lavoro, quindi un lavoro semplicissimo, non ho notato nessuna differenza con gli abitatori della Parkside, perché semplicemente stavo facendo dei forellini sul metallo e poi appendendo dei pannelli, quindi sicuramente per uso intenso saranno molto migliori. Allora, è vero che è un casino, ti auguro comunque il meglio. Grazie Brian. Purtroppo sì, è una cosa un po' triste. Allora, vengo a fare un tatuaggio, ma venire a fare un tatuaggio alla Toscana ora non è possibile. Gabriele, quando sarà possibile ti aspetterò a braccia aperte. Grazie comunque. Allora, vediamo quanti commenti mi sono perso. Fai uno sconto per gli iscritti, va bene, sarebbe simpatico, no? Vero, sarebbe una cosa carina, ma siete ovviamente da un po' da tutta l'Italia, quindi sarebbe una cosa un po' impossibile, però ci mancherebbe. Faccio gli sconti agli amici, voi siete per me degli amici, quindi vi farei eventualmente uno sconto, ci mancherebbe altro. Allora, grazie per quello che fai, consigli la saldatrice della Weldinger. Sì, perché mi sono trovato benissimo. Io non mi aspettavo di poter trovare una tale qualità in dei prodotti che costassero quanto costano i prodotti di fascia economica, perché Weldinger ha deciso di diminuire il ricarico sulla vendita dei prodotti, mantenendo alta la qualità e abbassando il prezzo. Quindi ed è riuscita ad offrire, cioè praticamente punta più sul numero di prodotti venduti che sul guadagno totale di una singola vendita. Se deve guadagnare 10 euro da una sola vendita, preferisce guadagnarne 5,5 e venderne 2. Quindi alla fine comunque ha raggiunto i 10 euro, ha diffuso il prodotto a livello diciamo più capillare e quindi secondo me è una buona idea. Allora, Franco mi dice: prima di salutarmi, un'ultima info per noi tiratori della domenica. Utilizzando una fila punta della Parkside, mi sono costruito un pulitore magnetico ad aghi per bossoli e gioielli. Complimenti, bravissimo. Io invece avevo comprato gli aghi per la lavatrice magnetica e poi con un'azienda che non voglio neanche nominare perché mi ha deluso da morire, che doveva mandarmi dei magneti con un po' di sconto perché comunque gli avrei fatto pubblicità nel video. Siamo rimasti praticamente che non me l'avrebbe più mandati quando ha saputo che mi serviva perché dovevo costruire un pulitore per i bossoli perché odiano le armi e quindi non mi ha mandato questi magneti che io avrei comprato comunque però con un piccolo sconto. Alla fine poi l'ho comprato da un altro che senza sconto me li ha fatti pagare di meno quando costavano da loro, quindi meglio così. Avrei dovuto ringraziarli per una cosa che non gli toccava. Allora, io sono di Ribera. Cosa? Aspetta perché io leggo sempre
i commenti dall'ultimo ovviamente, quindi devo tornare indietro. Davide mi dice: Riccardo, comunque appena ci sarà occasione, e ne parlavo proprio ieri con altri amici siciliani che vivono qua, una vacanza dalle due parti ci sarà, con accesso ovvio tatuaggio. Grazie Davide, sarà un onore. Davide il Barbuto, fai da te, ha un canale su YouTube, cliccate sul suo nome e andate a iscrivervi, perché fa pure lui tanti progetti interessanti e anche ovviamente alcune recensioni. Mhm. Il tatuaggio con scritto Parkside, quanto viene? Se te lo fai te lo regalo. Allora, nel set Morsetti è in dotazione un cerchio magnetico, ma sai a cosa serve? Sì, perché l'ho comprato ed è da qualche parte qua in giro. Serve a mettere, ma c'è poi l'immagine anche sulla scatola, non so dove sia, è in giro. Praticamente serve a mettere il morsetto coricato, incastrandolo sugli intagli che ci sono. E ogni intaglio c'è un numero, corrisponde alla misura del morsetto, quindi però guardando sul manuale, insomma, sulla fotografia si capisce l'utilizzo. È un portamorsetto. Quanto hai speso per la tua zona di lavoro? Al laboratorio? Cioè, nel senso, laboratorio di tatuaggi o qua? No, qua non lo so quantificare, non ho idea perché comunque il bancone è un bancone un top da cucina dell'IKEA e poi di legno, boh, ci saranno un centinaio di euro, penso, non ve lo so dire. Non mi ricordo la cifra, perché comunque non ho fatto tutto assieme, quindi non... Salvatore mi chiede di dove sono di Agrigento. Da quando ti seguo su YouTube, questo è Lorenzo, posso dire di aver cominciato a fare l'accampamento direttamente di uno del negozio Lidl, sempre da Firenze. Sì, perché le uscite purtroppo sono così, col contagocce, quindi ogni volta c'è da andare a fare la fila. Allora, sei il migliore, grazie di cuore, siete esageratamente gentili e penso che sei il migliore anche tra i tatuatori, grazie di cuore. Grazie mille per tutto quello che fai per noi, io vado, il telefono che sta su scaricare, non ho il caricatore, mi farebbe molto piacere. Purtroppo sì, anzi a proposito, io sono collegato con il power bank e sono al 10%, quindi mi sa che fra poco dobbiamo salutarci anche noi, se no si stacca la connessione. Salvatore è del villaggio Mosè. Ciao Salvatore a letto. Allora, Riccardo, ti risulta che le pinze amperometriche sono state veramente poche nei vari punti vendita? Io mi sono recato in ben 5 Lidl, ma niente, non l'ho trovata e quella la desideravo veramente. Sinceramente non lo so perché io sono andato d'apertura e quindi era pieno. Poi quando sono andato via non so quanti ne fossero rimasti, però quando sono andato io ce n'erano tantissimi. Quanto costa un tatuaggio con la scritta no alle armi? Dipende da perché scrivi no alle armi. Se lo scrivi perché le armi, o meglio, per l'utilizzo delle armi per scopo offensivo, allora te lo regalo pure. Se invece è una presa di posizione perché l'arma deve essere no, e allora no, non te lo faccio direttamente neanche se me lo paghi. Perché le armi non sono pericolose se vengono utilizzate per sport, ovviamente con la massima sicurezza, quindi seguendo tutto ciò che è previsto dalle norme per maneggiare l'arma in sicurezza. Però avere una pistola, avere un fucile o avere un coltello da cucina, diciamo che hanno lo stesso pericolo, solo che l'arma, quindi una pistola o un fucile, ti permettono semplicemente, tra virgolette, di uccidere a distanza. Ma se tu impazzisci e vuoi ammazzare qualcuno, prendi una pietra e lo puoi ammazzare con una pietra, con un paio di forbici, con quello che vuoi. Quindi le armi come armi. Ciao Vincenzo, Vincenzo Cavarretta. Le armi proprio per quanto riguarda proprio l'arma di per sé, se utilizzata per quanto riguarda lo scopo sportivo, allora ben vengano. Poi ovviamente c'è gente che impazzisce, prende il coltello e fa una strage, ne abbiamo sentito purtroppo delle tragiche notizie recenti, non sono state utilizzate armi da fuoco, ci sono state persone che hanno ucciso i propri familiari utilizzando armi da taglio da cucina. Se avessero utilizzato la pistola si sarebbe urlato allo scandalo demonizzando chi possiede una pistola, ma in realtà non è il fatto di possedere una pistola, ma il fatto che scatta qualcosa nel cervello di alcune persone che soffrono di depressione, hanno i loro problemi e agiscono in quel modo, ma non perché hanno la pistola, ma perché in quel momento hanno questa molla che li spinge ad uccidere e quindi commettono questi crimini. Ma comunque, lasciamo stare. Fatto sta che non sono le pistole la causa,
ma è proprio il comportamento delle persone. Allora, mia moglie appoggia la mia passione verso gli elettroutensili, e ormai diciamo che è rassegnata perché mia moglie e io stiamo assieme dal 99, quindi diciamo che ormai ci conosciamo dal 94 e stiamo assieme dal 99. E ormai quando mi fermo davanti ad un brico mi guarda con l'aria di chi mi supplica, dice, ti prego, no amore, devo comprare solo una guarnizione. E poi sto là 2 ore a guardare tutti gli utensili che già possiedo, poi me li riguardo, li giro, rigiro, quindi ormai sa che è una cosa che è irrefrenabile, quindi è rassegnata. Non la condivide, però siccome sa che non ho altre passioni pericolose, non ho vizi, non ho nulla che possa essere, diciamo, una cosa da criticare, allora me la lascia passare tranquillamente, senza problemi. Se avessi vizi o altre cose negative, sommate alle altre, potrebbe dare fastidio, ma solo questo, ben venga, almeno costruisco qualcosa, lo schiaccianoci e qualche altro piccolo oggettino. Allora, non ho visto l'arco, sarà stato, ve lo faccio rivedere così, ormai le persone che erano connesse prima magari non sono più connesse o comunque non tutte, e chi si è collegato dopo potrà vedere l'arco. Allora, premetto che quest'arco l'ho realizzato con degli scarti di legno di Etimoe, Yellow Pine, Iroko e Faggio, costruito con la sega a nastro, raspe, trapano manuale e poco altro. E ho finito di costruirlo oggi. Vi piace? Ho utilizzato degli sci e l'unica cosa che ho comprato sono la corda e il poggiafreccia. Ditemi se vi piace. Questo è l'arco, ancora da provare perché avendolo completato oggi ci ho messo l'olio, levigato, lucidato. Alla fine sono davvero contento. È come mi è capitato per la chitarra elettrica, che però non vi ho mai fatto vedere perché ho costruito anche una chitarra elettrica. Tutti questi piccoli difetti li lascerò perché a me piace una frase particolare che spesso in alcune circostanze ripeto, che ogni cicatrice è un autografo di Dio. Perché se hai una cicatrice ti è successo qualcosa, Dio firma per dire questa volta ti è andata bene. In questo caso ogni segno che c'è sull'opera che stiamo realizzando è la nostra firma, che è un qualcosa di artigianale che abbiamo realizzato noi. Se devo farla identica ad una commerciale, allora tanto vale che lo compro già bello e fatto, perché un arco di questo tipo comprato su Amazon possibilmente con 70-80 euro si compra, e invece di poggiafreccia ho speso circa 20 euro. Gli sci li ho comprati, ho avuto una fortuna assurda in un negozio di articoli sportivi e li ho pagati 20 euro perché erano un modello vecchissimo che a quanto pare non si utilizzano più, e la corda è una decina di euro, quindi diciamo che con poco di più avrei potuto comprarlo. Scusate, mi sono dato un colpo di corda, mi sono colpito. E con poco di più l'avrei comprato, possibilmente pure accessoriato di frecce. Quindi siccome ultimamente mi è venuta la passione dell'arco, e allora questa è la mia opera. Bello, vero? Poi vi farò vedere il video perché ho fatto le riprese di tutto, ero insicuro se pubblicarlo o meno, però mi sa che lo pubblicherò. E poi lo schiaccianoci, voi non l'avete visto, che è questo di qua. Ho ancora l'ultima noce, se volete vi faccio vedere come funziona. Mi sento uno stupido a farvi vedere come si schiaccia la noce con questo schiaccianoci, costruito solo ed esclusivamente con una sega a nastro. Allora, così ora arriveranno il guscio delle noci, andrà a finire un po' ovunque della noce. Ah no, ok. E così si apre la noce. Lo schiaccianoci costruito per gioco in 20 minuti. E questo l'ho fatto vedere proprio perché spiegavo che io costruisco tante cose qua nel mio piccolo laboratorio, ma molte cose neanche le riprendo perché secondo me sono dei piccoli oggetti che potrebbero non destare attenzione, non essere interessanti. E quindi niente, questo mi è caduto un pezzo di noce. E basta. Nel frattempo io leggo
i commenti perché tiro una freccia agli invidiosi. Va bene. Allora. Gianni Ferretti da giovane era un arciere dell'Arco Sport di Roma. Grande Gianni, ecco, potresti darmi poi alcuni consigli e suggerimenti. Io ho provato l'Arco Compound e ho fatto una gara. Tra l'altro eravamo in pochi, eravamo poco meno di 10. Sono arrivato terzo classificato la prima volta che lo utilizzavo e questo mi ha gasato, quindi mi sa che prima o poi comprerò anche io un arco nella speranza che ci siano tiratori più bravi che possano superarmi, lasciarmi un grande distacco e quindi possano invogliarmi a migliorare. Perché se arrivo terzo alla prima volta e poi continua così, possibilmente poi perdi l'entusiasmo. Non sto facendo il finto modesto, ma sto dicendo la verità, ti manca poi lo stimolo per fare sempre di più. Invece avere dei consigli, migliorare anche dal punto di vista tecnico mi piacerebbe tanto. Stefano THM Garage, ciao, anche lui un canale, andate a vedere. Cliccate sul nome, si apre il canale, fa video recensioni e tutorial in generale, soprattutto sul mondo delle auto. Allora, il vibratore di impulsi è uscito giovedì. Pensi esca quello con la ghiera grigia o nera? No, quello di impulsi questa volta mi pare che è grigio. Dovrebbe, almeno dalla foto del catalogo, mi pare di aver visto quello grigio. No, il catalogo non ce l'ho qua. Allora. Sì, gli articoli Parkside Me sono nuovi, è la prima volta che escono. Gianni tirava con l'arco ricurvo. Grazie di cuore, mi state facendo casare con i complimenti per l'arco. Mi sento più contento almeno del risultato, sapere che piace, insomma, vuol dire che è venuto simpatico. Allora, Angel Bommino, sono un affezionato Parkside, per i miei lavori, i tutorial utilissimi, specie nella regolazione degli utensili, ok. Ti segue anche Parkside, visto che il trapano a colonna è silenziosissimo e perfetto. Ma sì, tra l'altro io so che i piani altissimi della Parkside sono interessati ai video, interessati, comunque danno un'occhiata per avere comunque un parere dal punto di vista di chi lo vede, guardano sia i miei video che i video di altri youtuber che pubblicano comunque le recensioni, perché questa è una cosa che gli fa onore, perché sapere cosa ne pensa la gente, soprattutto se sono i pareri incondizionati, e allora ovviamente può dare all'azienda uno stimolo per migliorare o rimanere sulla strada nella quale si trova. Perché se produce una smerigliatrice e tutti ci lamentiamo del tastino posizionato male, alla fine capiscono che il tastino andrebbe fatto diversamente e quindi questo diciamo che è giusto, è una cosa positiva perché se ne trae un vantaggio un po' tutti. Sonia mi dice che sono il top del top. Mamma mia, me l'ha detto solo mia madre quando ero piccolo. Allora, Sega Nastro della Compa è semiprofessionale. Io non ho mai avuto nulla della Compa, quindi non lo so. Gianni sono il Robin Hood di youtuber. Sì, ma poi casomai lo provo anche al poligono, così mi prendete un po' in giro, perché a quanto pare ci andrebbe anche il mirino, però non l'ho ancora neanche progettato come farlo, ma così andrò a istinto. Ho dovuto smettere con l'arco tanti anni fa per un problema alla spina dorsale e mi dispiace, è triste quando per motivi di salute non si può seguire la propria passione, i propri hobby, lo sport, eccetera. È una cosa bruttissima. Io quando ho avuto problemi con la caviglia quest'estate e ho dovuto allontanarmi dal poligono, pure effettivamente ci ho sofferto. Qualcuno poco fa mi ha chiesto per la Vespa. La Vespa è a 5 metri da me, coperta con il telone, fino a quando non ci dicono che siamo in zona gialla o bianca, penso che rimarrà così perché per andare, ormai usciamo da casa solo per andare al lavoro. Mia moglie è al lavoro con me, quindi usciamo in due, ci portiamo la famiglia quando andiamo via. Ecco, in Vespa tutti non si può andare, quindi la Vespa rimane ferma. Quando si potrà poi uscire per andare a fare una passeggiata, allora magari potrò, potrò riutilizzarla. Allora, qualcuno dice di non comprare la sega a nastro della Compa perché non è buona. Io non la conosco, quindi non ascolto, ma non posso intervenire. Riccardo, non mi diventare
Cupido che poi non ci fai più video recensioni. E la gara di arco, dove sono arrivato terzo classificato, e tra l'altro è stato il giorno di San Valentino, quindi è stato proprio perfetto. Giorno 14 febbraio, una gara sociale, nulla di che. Allora, vediamo. Usi la vasca ad ultrasuoni? Sì, io vasche ultrasuoni ne ho più di una perché nel mio lavoro da tatuatore prima si utilizzavano delle puntali, delle macchinette in acciaio 316L che non erano monouso, venivano sterilizzate, infatti era obbligatorio possedere la sterilizzatrice, sigillatrice, eccetera. E per rimuovere le micro e macro particelle che potevano depositarsi all'interno di questi puntali era necessario fare una pulizia approfondita con la pulitrice ad ultrasuoni, però la mia funzionava anche ad acqua calda, raggiungeva mi pare 70 gradi ed era tristissimo quando la dimenticavi accesa perché l'indomani trovavi l'acqua evaporata e l'ultrasuoni che praticamente stava urlando. E quindi sì, la utilizzo da tempo e penso che sia un prodotto valido. Però avendo provato quella professionale dello studio, che comunque mi pare che mi sia costata attorno non mi ricordo se era con le lire o con l'euro, però un paio di milioni o comunque circa 1.000 euro li ho pagati, quindi ormai tutte quelle che utilizzo, che siano piccoline, mi sembrano giocattoli, però comunque diciamo che quelle economiche funzionano, ma nulla di che. Allora, sai quando esce il colonna con display? No. Che Vespa ho? Ho una Vespa Piaggio, non LML, che comunque sono bellissime, sono praticamente uguali a quelle della Piaggio, e 150 PX. Cosa ne penso della nuova smerigliatrice 125? Secondo me la precedente è leggermente meno rumorosa. Non lo so perché non l'ho provata, quindi non ti so dire. Però sono comunque utensili che una volta accesi, anche se sono poco rumorosi a vuoto, poi comunque vanno a tagliare il ferro o comunque insomma diciamo che il rumore lo emettono per il taglio, non perché sono accese. Però se fosse meno rumorosa effettivamente sarebbe una cosa più apprezzabile. Allora, congratulazioni Riccardo. Qual è il mio utensile preferito? Parkside, Riccardo Castro, però come faccio a risponderti? Ti posso rispondere in italiano? Non lo so perché ne ho più di uno, così preso alla sprovvista non ti so dire quale preferisco, però gli avvitatori sicuramente sono quelli che utilizzo più spesso e quindi mi lasciano più, diciamo, un'impressione positiva. Mascio Riccardo, buonasera. Grazie Mirko, buonasera anche a te. Allora, quando esce il compressore 50 litri? Non lo so perché non l'ho mai più visto. L'ho comprato un paio di anni fa, ho fatto la recensione e poi non l'ho mai più visto. Allora, che colla rapida mi consigli per il legno? Riccardo, non hai idea della compagnia che fai a tanti di noi. Grazie Giuseppe. Grazie, infatti nei video io spesso dico spero che questo video vi abbia tenuto anche compagnia perché effettivamente la situazione è quella che è e quindi insomma diciamo che modo, pure io guardo i video di altri youtuber che mi tengono compagnia. Allora mi chiedevano quale colla utilizzo, ne ho più di una. Ultimamente sto utilizzando la Elephant che è ottima ed è quella con cui ho costruito l'arco, questa di qua. E poi, vabbè, poi non mi nascondo che spesso utilizzo anche la classica colla vinilica, che non è specifica, diciamo, per il legno, però mi sono trovato benissimo. E poi Pattex, Saratoga, eccetera. Però la più rapida è questa, Unibond. E sinceramente non mi ricordo nemmeno dove l'ho comprata, forse da Leroy Merlin. E questa è veramente velocissima, però guarda qua l'etichetta, ma una ricerca su Google, non so dirti sinceramente nemmeno quanto l'ho pagata, non mi ricordo più. Nel frattempo continuavate a scrivere. Allora. Mi manca un torno per metalli, sì, è vero. Mi manca anche lo spazio dove metterlo. Ho il garage, però diciamo ultimamente non ci sto andando più di tanto perché preferisco fare un po' tutto qua. Allora.
Salvatore, un abbraccio da Mister Bianco, ricambio l'abbraccio, grazie di cuore. Che differenza c'è fra l'abitatore di impulsi con ghiera grigia e l'altro che non so che colore ha, che ghiera, vabbè sì, ci siamo capiti. Allora, semplicemente hanno cambiato versione, hanno cambiato colore, però la differenza non ce n'è. Forse sul materiale, comunque diciamo che le prestazioni dichiarate sono le stesse, quindi sarà più che altro un fattore estetico. Allora, Maurizio Borrelli mi dice: sei stanco sicuramente dopo la giornata di oggi. Vatte a curca, ma ci fai compagnia. Ah, ragazzi, veramente non so se si sente dalla voce. Tra l'altro mi ero preparato con l'acqua e no, questa non è però pubblicità, scusatemi, è il bicchiere per bere, ma niente, parlo senza bere. Sono a pezzi, sono in piedi da questa mattina, mi sono fermato 2 secondi per mangiare, ho scaldato il microonde e poi sono tornato di nuovo qua a continuare l'arco. Carlo saluto da Crotone, grazie di cuore, Attilio pure, e poi direttamente a questa diretta, diciamo che sono un pochettino a pezzi, quindi fra poco, tra l'altro il power bank si è spento, quindi ho ancora pochi minuti di carica e vorrei salutarvi io anziché il video che si interrompe all'improvviso, quindi fra poco ci salutiamo. Allora, sono nuovo del canale, ma già mi hai contagiato con tutti i prodotti Parkside, grazie Mirko. Allora, un bacio al tuo piccolo pupone, sei sempre un grande, grazie Camillo, grazie, il mio bimbo. Dopo 10 anni abbiamo deciso di fare un altro figlio e lo abbiamo voluto, non è arrivato all'improvviso e sono di una felicità incredibile. Allora, Dringo 0474, dal tuo consiglio ho preso la mini saldatrice Weldinger che ha stupito anche mio fratello che usa solo prodotti professionali. Ora ho preso il kit per TIG che devo provare. Ragazzi, questa è la conferma che le saldatrici Weldinger sono ottime e quando io vi recentisco un prodotto e vi dico che è ottimo, ve lo dico solo perché io ritengo davvero che quel prodotto sia ottimo. Probabilmente sbaglio la mia opinione, nel senso che comunque sto mettendo le mani avanti per non sembrare superbo, eccetera, però obiettivamente non è mai successo che io abbia provato un prodotto che non mi convinceva e vi abbia detto è fantastico. Se io dico che un prodotto va bene è perché io penso davvero che quel prodotto va bene, perché l'ho provato, l'ho spulciato, ho guardato tutto quello che potevo guardare, non ho trovato difetti e quindi vi dico che è davvero ottimo. Quando trovo qualche piccolo difetto in alcuni prodotti, guardandolo vi dico magari funziona benissimo però non è ergonomico, funziona benissimo però è rumoroso, funziona benissimo ma non è sicuro, quindi, oppure funziona male ma se fate così riuscite a sistemarlo. Quindi è difficile che io non mi accorga di qualcosa o non vi dica qualcosa. Può capitare che non vi dico qualcosa che magari ritengo superfluo e poi magari nei commenti qualcuno di voi mi dice scusa ma perché questa cosa non l'hai detta? E là mi rendo conto allora che devo stare più attento e nei video successivi cerco sempre di migliorare, insomma evitare di tralasciare quello che magari io ritengo superfluo e invece andrebbe detto. Allora, Angelo, di Taranto ma la Sicilia nel cuore, grazie, grazie caro. Anche Taranto è fantastica. Io conosco il Taranto solamente diciamo, dal web, da foto, eccetera, non ci sono mai stato, però so che è fantastica. Tutta la Puglia, tutta l'Italia, veramente. Allora, Riccardo, sei, sei fantastico, un saluto a Malta, grazie di cuore. Grande Riccardo, prima o poi uscirà la saldatrice a TIG, ma in realtà diciamo che se Parkside è già uscita, perché è uscita la multiprocesso che salda anche a TIG. Bevi, 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 bevo e beviamo, va? E beviamo. Ovviamente acqua. Allora, i chiodini sostitutivi per la pistola pneumatica Parkside. Sotto al mio video ci sono i link per poter comprare i chiodini, le graffe, eccetera. Ragazzi, con l'acqua non si può dire alla salute, però facciamo finta che è una bibita alcolica alla salute. Ah, che botta di energia. Allora, la nuova sega a nastro la consiglio. Qual è la nuova sega a nastro?
Samuele Sorrentino, mi saluti per favore? Certo, ciao Samuele, un abbraccio, ciao. Allora, io non so quale sia la nuova sega a nastro, se hai adocchiato un nuovo modello che io non conosco, non lo conosco, quindi non so dirti. Se invece ti riferisci al modello che è uscito successivamente a quello che avevo recensito, che non era mia, ma era di un ragazzo di un paese vicino alla mia città che me l'ha data apposta per recensirla, e allora sì, la seconda secondo me ha qualche punto in più, sia esteticamente che con qualche piccolo dettaglio, però diciamo che si equivalgono, nulla di in acqua veritas. Sì, guarda che a parte gli scherzi mi sento un attimino più energico. Ci sta. Allora, Riccardo sei un grande, saluti da Catania, grazie di cuore Daniele. Ciao grande Riccardo, belle spiegazioni come sempre, alla nostra. Bella Fra. Ai, ai. Bella Fra è un'espressione che mi piace tanto, ma non so neanche dirla. Penso che sia romano. Bella Fra. Boh, vabbè. Bellissimo. Allora, Samuele già l'ho salutato. Me l'aveva chiesto più volte. Ah, Tony Garage scrive che la sua Weldinger era difettosa e è stata sostituita. E spero che quella che ti hanno mandato dopo fosse perfettamente funzionante, perché se no non hai risolto nulla. Ciuffo ribelle oggi. Io ho difficoltà a trovare nastri a 915 mm della smerigliatrice da banco. Ti riferisci a quella doppia? Perché quella doppia, per quella doppia sotto al video ho messo pure i link per poterli comprare su Amazon, quindi dovresti poterli comprare cliccando semplicemente lì. Allora, funziona bene l'abitadore Impulsi Parkside, da me esce la settimana prossima e ci sto facendo un pensierino. Sì, funziona bene, lo ripeto, solo se il gommista non è stato preso da un raptus di follia e non ha voluto stringere con tutta la sua forza, mettendo al massimo della potenza la sua pistola pneumatica. In quel caso sicuramente ha superato i canonici 100-110 Nm che sono previsti anche dal manuale della vostra macchina, perché poi in auto avrete il manuale nel quale c'è scritto la coppia di serraggio, ma la trovate anche su internet scrivendo tabelle di coppia di serraggio come auto, eccetera, e vedrete che la coppia di serraggio di 90% delle macchine va addirittura da 80, qualcuno fino a 110. Se un abitatore da 400 Nm non riesce a svitare le ruote estrette dal gommista, sicuramente le avrà strette a 700 Nm, quindi loro utilizzano un criterio che è quello di stringere bene perché pensano alla nostra sicurezza. Perché, come ha commentato un gommista una volta sotto a un commento di un mio video, giustamente ha detto: se io stringo poco le gomme, poi tu riesci a svitarle facilmente, anche se sono strette con la coppia di serraggio corretta, tu che non hai modo di misurare a che serraggio era, pensi che sia stretta poco. Quindi torni e ti lamenti del fatto che la ruota aveva dei dati stretti poco, perché siamo abituati a dover saltare sulla chiave o comunque svitare con forza disumana. Quindi per noi la normalità è quella appunto di svitare dei bulloni molto stretti. Quando troviamo dei bulloni stretti correttamente, pensiamo che il gommista abbia sbagliato. Allora, per evitare, il gommista stringe tantissimo e sta tranquillo che non ci dà nessuna preoccupazione e lui stesso è sereno perché la ruota non si sviterà mai. Ma un abitatore di impulsi che è studiato per svitare le ruote, che abbia i dati delle ruote che abbiano un serraggio normale, ovviamente poi non riesce a farlo. Nel frattempo mi avete fatto altre domande. Simo One Love, ciao fratellone virtuale, congratulazioni, grazie, grazie Simo, un abbraccio grande. Allora, hai mai pensato di fare lo sponsor della Lidl? Non mi hanno mai contattato, ma penso che non lo faranno mai, perché intanto già hanno il grandissimo e bravissimo Daniele Tartaglia che gli fa dei video, che hanno avranno perché io mi ritengo così sincero da screditare i prodotti quando non vanno bene e probabilmente a loro va bene così, quindi io continuo a farmi i miei video e loro ovviamente si rivolgono a YouTuber più noti, più famosi. Se un domani dovessero chiamarmi potrei comunque valutare. Se un domani dovessero chiamarmi potrei
Potrei valutare. L'ho detto che se mi chiamano posso valutare. Allora, per farci vedere il tuo laboratorio, ora di poco fa ho fatto una Rob Coleman. Hi Rob, che pronuncia fantastica. Allora, Salvatore ha le gomme, vanno serrate a 105 Nm, per esempio, poi mi chiede se faccio il tatuatore. Sì, sono un tatuatore, faccio il tatuatore dal 1998. Nonostante il mio gommista abbia stretto a morte i bulloni dopo 10 minuti di impatto, è riuscito a svitare i bulloni. Bravo. Daniel, tra l'altro, ha fatto un commento che mi ha fatto pensare ad un'altra cosa. Ultimamente ho visto un video che mi sono preso a manate sulla fronte di un ragazzo che derideva l'avvitatore ad impulsi della Parkside perché provava a svitare le ruote della macchina per 2 secondi, quindi non riesce a svitare. Ragazzi, l'avvitatore di impulsi non ha una forza torcente costante come l'avvitatore normale che sforza e quindi deve imprimere una forza di rotazione da 400 Nm. Ci spezzeremmo il polso, si capovolgerebbe la macchina. In realtà l'avvitatore di impulsi dà una serie di martellate e il valore dichiarato di 400 Nm non è la forza torcente che ha, ma è la forza che riesce ad imprimere al dado dopo una serie di martellate. Ora non ricordo se sul manuale è specificato, ma mi pare di sì, perché su un altro è specificato, c'è scritto che dopo 30 secondi raggiunge 100 Nm e bisogna stare 30 secondi ed aspettare che queste martellate raggiungano un tot di colpi. Per esempio, se noi dovessimo avvitare, sono qua, dovessimo avvitare un dado, lo faccio con la 17, dovessimo avvitare questo dado, così, vediamo se mi cade, l'avvitatore di impulsi semplicemente dà delle martellate, non lo fa in questo modo, e permette di dare una coppia di serie, in questo caso sto svitando, dal vostro punto di vista, dal mio sto avvitando, ma se io tengo questa chiave in questo modo e colpisco con un martello così, semplicemente faccio lo stesso lavoro che farebbe l'avvitatore di impulsi. In questo modo non ho dato 400 Nm di serraggio, ma se continuo a martellare per mezz'ora, per assurdo, alla fine riuscirei decimo di millimetro dopo decimo di millimetro a stringere finché il dado verrà serrato con una coppia di 400 Nm, 100, 200, quello che vogliamo noi. Ovviamente non sarà poi verificabile, a meno che non utilizziamo poi altri sistemi di misurazione svitandolo, quindi chiavi dinamometriche, eccetera. L'avvitatore di impulsi da 400 Nm, se avviato per 10 secondi, raggiungerà un tot di coppia. Se lo teniamo per 30 secondi ne raggiungerà un altro, se lo teniamo per 2 minuti roviniamo letteralmente la filettatura. Quando dobbiamo svitare, e soprattutto nel caso in cui si deve svitare, poi interviene un'altra situazione, per qua poi è una questione più di fisica, c'è l'attrito statico e l'attrito dinamico. In caso di attrito statico, la forza necessaria a poter smuovere un corpo è superiore a quella che si applica in caso di attrito dinamico. Immaginiamo di avere un oggetto poggiato su una superficie, una lavatrice da spostare. Se noi dobbiamo spostarla mentre è ferma, in quel caso si tratta di attrito statico perché l'oggetto è statico. Dovendo spingerla, imprimeremo tantissima forza all'inizio e poi, pur rimanendo sulla stessa superficie, quindi senza aiuto di lubrificanti, ruote, eccetera, continuando a spingere, la fatica sarà di meno, perché poi si trasformerà in attrito dinamico. La stessa cosa accade con le ruote. Quando stringiamo, con le ruote, con i dadi in generale, quando stringiamo c'è un attrito dinamico che ci permette di raggiungere un serraggio maggiore rispetto a quello di quando svitiamo, perché avvitando c'è l'attrito dinamico che ci permette di raggiungere 200 Nm, ipotizziamo, svitando, anche se il dado è stretto a 200 Nm, ma essendo in una condizione di attrito statico, necessita di una forza maggiore per potersi svitare. Quindi la prova che fanno alcune, che ho fatto anche io a volte per farvi rendere conto della coppia di serraggio, di avvitare a 100 Nm e svitare a 100 Nm, in realtà regge e non regge,
perché poi bisogna valutare tantissime cose. Nel caso della lavatrice, se noi la spingiamo per un corridoio e dopo 5 metri ci fermiamo e proviamo a ripartire, sarà di nuovo difficilissimo da spostare. Se ci fermiamo ogni mezzo metro spingendo, ogni mezzo metro faremo sempre la stessa fatica che abbiamo fatto all'inizio, perché si verifica fermandosi un caso di attrito statico. Attrito dinamico invece ci fa andare tranquilli. Allora, grande, stai facendo piangere parecchi youtuber che si credono arrivati, pochi come te. Grazie Antonio. Allora, complimenti Riccardo per l'obiettivo raggiunto, Carlo De Luca. Bonjour, Electronic Passion. Ma ci sono tantissimi canali grandi che mi seguono, io non avevo idea, perché mi arrivavano prima le notifiche di chi si iscriveva da me, che erano tantissime. Immaginate che la notifica arriva via email, siete 100.000 email, forse YouTube poi dopo un tot di iscritti non ne invia più, perché infatti io non riesco a vedere chi si iscrive da me. Complimenti delle meriti di persona. Te li meriti se le persone ti seguono, vuol dire che sei bravo. Complimenti, veramente molto bravo. Grazie Costel Artigiano LRM, grazie di cuore. Sarà un canale pure sul fai da te, sull'artigianato in generale. Grazie. Allora, Gianni, grazie per aver dato il benvenuto pure a Rob Coleman. Allora, vi è piaciuta la spiegazione dell'attrito statico e dinamico? Allora, hai mai usato la motosega a batteria? No, perché io non ho un giardino, ho una sorta di terrazza con 2 piccole aiuole, c'è un piccolo alberello di limone e un arancio, un hibiscus, ma sono veramente un paio di metri di aiuola, quindi diciamo che non posso utilizzare articoli da giardinaggio come mi piacerebbe. Allora. Da quanti anni mi piace il fai da te? Mi chiede Barrax56. Allora, mi piace da sempre, però a 16 anni circa ho iniziato a comprare i primi attrezzi. Prima avevo la Vespa, il Vespino 50, riparavo quello che capitava smontandolo, non avendo un garage dietro casa con i pochi attrezzi che aveva mio padre, ormai un pochettino smangiati, rovinati. Poi a 16 anni ho iniziato ad acquistarli, quindi a fare qualche piccolo lavoretto, ma mi piace da una vita, da piccolissimo. A casa di mia zia avevo una scatola di scarpe con gli attrezzi di mio nonno e quando andavo lì cercavo qualcosa di rotto da riparare o mi mettevo a costruire qualcosa, quindi parliamo proprio dell'elementare, proprio 6 anni, 7 anni. Allora, grazie a te ho scoperto molta attrezzatura hobbistica che si può usare anche per lavori più intensivi. È vero, l'idraulico che è venuto a fare l'impianto della stufa a pellet a casa mia aveva l'attrezzatura della Parkside. Si è giustificato dicendo che perché io mi sono stupito che un professionista avesse Parkside, e lui mi ha detto che effettivamente quando utilizza gli utensili Parkside, comunque stiamo parlando di un idraulico, non di un cantiere con muratori che devono tassellare e demolire muri. L'idraulico, per quanto debba essere bravo, preciso e professionale, non ha necessità di utilizzare avvitatori o tassellatori che debbano fare chissà cosa. Ma lui nel suo caso, dovendo fare un foro a tazza per il tubo per i fumi, eccetera, per lo scarico dei fumi, e poco altro, aveva gli attrezzi Parkside e mi ha detto che non nota differenza nell'utilizzo normale. Poi ovviamente che se deve fare la demolizione di una vasca da bagno, trasformarla da vasca a doccia e viceversa, magari là utilizzerà attrezzatura più professionale, però la utilizza pure con soddisfazione. Allora, ciao Riccardo, mi sono scritto ieri sera, ma ti seguo da tempo, complimenti, continua così, grazie ragazzi. Mi sono reso conto che in tantissimi seguono il canale senza iscriversi, che sarebbe fantastico perché ci sono video che hanno raggiunto 700.000 visualizzazioni, se fossero tutti iscritti avrei 700.000 iscritti. Se ognuno di voi mi desse un euro, avrei 100.000 euro, sarebbe fantastico, però no. E invece no, non ci si iscrive, ma poi effettivamente capita pure a me che seguo alcuni video di alcuni canali e poi magari non mi iscrivo, però io ho paura che
finisca la batteria. Scusate se... No, ancora ce n'è un poco. Vedete? Allora, Tiberio Mura mi chiede che titolo di studio ho. Ora facciamo un gioco e chiedo a voi, secondo voi, che titolo di studio ho? Perché mi piacerebbe sapere, secondo voi, che titolo di studio ho. E poi vi dico che titolo di studio ho. Ah, ti piacerebbe sapere quali sono i miei maker preferiti? Allora, secondo me, l'unico che seguo davvero è Gabriele di Controvena, perché mi pare un ragazzo che la sa lunga dal punto di vista della falegnameria e che realizza dei progetti con criterio, cioè sa quello che fa, è abbastanza bravo, quindi io da lui imparo quando vedo qualcosa e mi compiaccio della sua bravura. E poi è un ragazzo comunque che non si è montato la testa, è rimasto con i piedi per terra, quindi secondo me Oscar dice che anche lui piace Contromena. Poi gli altri li seguo, ma diciamo che ce n'è qualcuno che ovviamente non nominerò, che ha iniziato con utensili da brico di bassa fascia e adesso si sente il dio degli utensili di buona qualità, criticando chi utilizza utensili economici da hobbista. Tantissime persone, insomma, non mi piacciono, diciamo, dal punto di vista della coerenza come youtuber, però sono persone in gamba che stimo, però non voglio fare nomi. Diciamo che il mio preferito comunque è Gabriele di Contromena. Allora, qua ecco, mi stanno dicendo che titoli di studio ho io. Consigli al posto di Draghi addirittura. Diploma in legge? No. Liceo artistico? No. Che ne penso di Rulof? Rulof, fai da te, è simpaticissimo, fa dei video più che altro, diciamo, scherzosi, insomma, il modo che ha di fare. Comunque è un bravissimo youtuber. È anche bravo come artista del fai da te. Sì, poi diciamo che anche Daniele Tartaglia è bravo, però fa delle cose che dal mio punto di vista non sono attraenti, perché io non ci tiro tanto per quel tipo diciamo, di realizzazioni, però rimango a bocca aperta perché riesce da un hard disk a creare capolavori. Quindi per questo non dico che sono i miei preferiti, magari. Il Pancalaio Matto lo seguo pure, è bravo, anche se non pubblica da un po' di tempo. Lui è bravo sia come youtuber, è bravo manualmente e anche come montaggi video, mi piace, fa delle belle riprese. Allora, seguo spesso le tue... questo era Christian. Grazie di cuore Christian. Ishitani Forniture, un grande artigiano del legno, mi devo informare perché non lo conosco. Allora, qua intanto continuate a dare idee sul mio titolo di studio. Allora, aspetta che ora ve lo dico. Mi sono perso con i commenti, ero convinto di essere in alto nei commenti e invece sto rileggendo commenti che avevo già letto. Allora, diploma industriale. No, nessuno ha indovinato. Geometra, elettronica, Caos la leggenda. Ma Caos la leggenda l'ho scoperto da poco. Non sapevo che esistesse, ho visto che ha tanti iscritti e pure tantissime visualizzazioni. Ma si vede che è una persona del mestiere, quindi ho visto sinceramente 2 o 3 video perché l'ho scoperto proprio da pochissimo. E forse qualcuno ha condiviso qualcosa oppure YouTube me l'ha suggerito e quindi l'ho guardato. Però è bravo, ma si vede, ripeto, che è una persona del mestiere, quindi quello che dice lo dice con cognizione, infatti si vede che è seguito da tantissimi. Odontotecnico, elettronica, geometra. Allora, ragazzi, io ho la terza media, perché non per colpa mia, ma si dice sempre così, si dice non per colpa mia, ma questa volta è vero, non per colpa mia.
perché io frequento il geometra e il liceo scientifico, perito chimico. No, io frequentavo il geometra. Poi avevo un insegnante che, diciamo, non mi aveva preso molta simpatia, perché quando mi sono iscritto a scuola hanno sbagliato, io dovevo essere L, e misteriosamente quando mi hanno chiamato mi hanno dato il corso I, L, e misteriosamente quando mi hanno chiamato mi hanno dato il corso I. Mi sono stupito, sapevo di essere al corso L, mi sono presentato in classe, la professoressa ha chiamato l'appello e ha omesso di dire Riccardo Muscarella. A questo punto ho detto, professoressa, mi scusi, ma da fuori nei quadri appesi io risultavo in prima L, come che, cioè scusi, in prima I, perché ora invece non risulto nell'elenco? Insomma, il tempo di andare a informarci in segreteria era stato un errore di stampa, forse la L e la I maiuscola, non lo so. Mi hanno mandato in prima L, la professoressa quando mi ha visto, arrivare in ritardo, ma io ero puntuale, solo che erano in un'altra classe, mi ha guardato e mi ha detto, ah, sei arrivato in ritardo il primo giorno di scuola, bene, io ti boccio. E mi ha bocciato. E da lì è nata una guerra con questa professoressa, che poi io rispondevo, insomma, non me la tenevo. E quindi tra le bocciature che ho ricevuto grazie a lei, ma un po' per colpa mia perché poi insomma mi ero intestardito, e il fatto che io abbia deciso di fare il militare nell'Arma dei Carabinieri, e questo mi ha praticamente richiesto circa 4 anni in totale, fra 2 bocciature, la domandina nei carabinieri, poi un anno di militare, poi il congedo durante l'anno scolastico in corso. Fatto sta che praticamente mi sarei ritrovato praticamente alle superiori con 5 anni di età in più rispetto ai compagni che avrei trovato. E allora là ho deciso di frequentare un istituto privato e quindi ho fatto anche ragioneria, solo che dovevo fare un tipo di frequenza particolare da uditore e in quel caso poi sono cambiate le leggi durante l'anno scolastico. Fatto sta che ho guardato mia madre e ho detto mamma, studio per i fatti miei e da autodidatta mi sono informato su un'infinità di materie, da scienze, chimica, matematica, italiano, tutto quello che mi piaceva, mi affascinava, ho studiato per i fatti miei e spero di avere raggiunto, diciamo, un livello di cultura che possa soddisfarmi, insomma, e rendermi la vita facile, pur non avendo frequentato la scuola come previsto fino al diploma o oltre. Però ogni tanto mi passa qualche soddisfazione di correggere qualche laureato che magari usa dei toni un pochettino più, sai, quando si atteggiano, e allora là intervengo e magari li correggo se sbagliano qualcosa. Allora, fai barba a capelli anche a molti ingegneri. Grazie infinitamente, Salvatore. Ma perché la voglia di studiare comunque non mi mancava. Mi è mancata la possibilità con questa professoressa di esprimere quello che avrei voluto fare, ma niente, è così. Ma anche tante persone, conosco tante persone che per colpa dei professori non hanno mai potuto esprimere al massimo quello che avrebbero voluto. Il padre di mia moglie, quindi mio suocero, è un bravissimo artista, un pittore. A scuola ha avuto difficoltà perché era così bravo a disegnare che durante un esame ha fatto un disegno così bello che il professore non gli ha creduto, gliel'ha strappato abbassandogli il voto perché era convinto che l'avesse già fatto a casa. Quindi per farvi capire, a volte si ha anche brutte esperienze. Allora, io ho chiesto a dei ragazzi cosa volete fare in futuro, loro mi hanno detto youtuber, ma non vi sembra un po' strano il fatto che tutti ormai non vogliono nemmeno studiare o lavorare e nessuno vuole fare lavoro? Purtroppo sì. Allora, Shinigami ha chiesto se mi vuoi fare una domanda sul Covid. Sì, spero di essere preparato al riguardo, però sì, scrivi. Allora, uno dei migliori youtuber in fatto di falegnameria è Vincenzo Maker, serio, preciso e di progetti di grande valore. Date uno sguardo al suo canale. Non ricordo di averlo mai visto, però lo cercherò. Si chiama Vincenzo Maker e spero che insomma, sia facile da trovare. È un nome particolare, solitamente hanno tutti i nomi, diciamo, un po' simili, quindi... Quanti anni ho? 45 fra 10 giorni. Cosa ne pensano nuovi abitatori viola? Come detto più volte, spero che siano di buona qualità, a livello ovviamente casalingo, non sono degli abitatori professionali, ma sono per utilizzo domestico.
che sono comunque la copia, tranne il colore, di quelli Bosch. Bosch U. Ho un po' indovinato io, Oscar, io non mi ricordo però cosa avevi scritto, quindi Tiberio Mura dice: questo dimostra che non è necessario un pezzo di carta per fare la differenza. Grazie Tiberio, grazie. Stefano Gallina, grazie di cuore. Classe 76, anche nella Vespa ho l'adesivo classe 76. Allora, io ho una laurea, eccetera, ma tu sei l'amico che vorrebbero avere tutti perché spesso non sono i titoli che contano. Poi c'è un ditino in su. E i miei migliori amici hanno la terza media. Ah, forse è tipo numero uno. Grazie Maurizio, grazie di cuore. Sì, ma poi tra l'altro spesso si crea una sorta di scandalo quando dici di avere la terza media, perché se uno prende la decisione di non studiare, allora potrebbe, poi bisogna vedere pure il motivo che l'ha spinto a non studiare, potrebbe suscitare un pochettino di curiosità o comunque, sai, stupore. Però se ci sono situazioni come quella mia, che alla fine l'alternativa era comprare un diploma, comunque andare in una scuola a pagamento, che non lo compri, ma siccome paghi alla fine ti promuovono, e in quel caso non mi andava di avere un diploma da ragioniere e, praticamente comprato, se comunque la stessa cultura o di più, potevo farmela io per i fatti miei con i libri, con internet, con tutto. Pensate che io a casa avevo Telepiù da ragazzino e guardavo solo programmi scientifici e mia madre, mio padre, guarda qualche film, no, solo cultura. A me piace studiare, per fortuna mia figlia per esempio ha preso da me, quindi spero che anche lei un domani approfondisca tutto ciò che possa stimolare la sua curiosità dal punto di vista della cultura. Poi ovviamente bisogna anche essere capaci di apprendere. Io studio, leggo, magari tante cose non le capisco, ma allora, almeno ci provo. Allora, per me il migliore in falegnameria è Stefano il falegname. Sì, Stefano, vedi, l'avevo pure dimenticato, perché ce ne sono tantissimi, non perché avevo dimenticato di lui, ma Stefano è un brevissimo youtuber e ovviamente anche falegname, ma il suo lavoro ci mancherebbe che non sia bravo, no? È davvero in gamba. La saldatrice, allora, consigli la saldatrice Weldinger a filo animato per un principiante che salda per le prime volte? Accade spesso che hai presente anche il casco che hai presentato qualche giorno fa, sì. Allora, il casco è automatico, lo indossi e saldi, si vede benissimo, è luminosissimo, funziona davvero bene. La saldatrice, quella a filo animato che vi ho fatto vedere, ma ve ne farò vedere altre perché me ne sono arrivate alcune che sono spettacolari, ma costano un po' di più. Quella di là è automatica, tu imposti semplicemente lo spessore del filo e saldi. E riesci a ottenere saldature fantastiche. L'importante è che fai delle prove su dei pezzi di scarto. Così quando hai capito bene come ti devi va bene, quando hai capito come devi muoverti, allora poi potrai passare ai pezzi, quelli che dovrai unire per il tuo progetto, senza fare forellini, comunque schizzi vari, perché la saldatrice funziona davvero bene. Allora, allora. Allora, la domanda sul Covid, vediamo cos'era. Uno, allora, prima domanda, perché tutti quelli che hanno il Covid muoiono solo in ospedale? Ah, guarda, apriamo una maglia che non chiudiamo più con questi argomenti. Due, se il Covid è così mortale, allora dovevano essere pure persone morte in strada o nei parchi o altre parti, no? Allora, diciamo che ci sono molte cose in realtà che mi fanno pensare che ci sia dietro qualcosa che non ci dicono. Non voglio fare il complottista, assolutamente il Covid esiste, è mortale, è un virus, è contagiosissimo, dobbiamo stare attenti e utilizzare tutto ciò che è previsto per poterci tutelare e tutelare gli altri. Però dietro a questa situazione comunque secondo me si nasconde anche qualcosa che in realtà potrebbe essere gestita diversamente e penso che tutto ciò che è stato gestito finora da chi ci sta gestendo è stato fatto male perché chi ha gestito la situazione non ha una preparazione adeguata per quanto riguarda la competenza sulla disinfezione, su la prevenzione da contagio, contaminazione incrociata, eccetera, eccetera. Sono delle cose che andrebbero studiate
approfonditamente e andrebbe lasciato campo libero a chi si occupa di queste cose, invece se ne occupa la politica, quindi ci stanno lasciando, diciamo, in balia del destino. Basti pensare che siamo in zona arancione, stanno diminuendo i contagi, quindi andiamo in zona gialla. Ma in zona gialla adesso sono aumentati, quindi andiamo in zona arancione. Quindi ci fanno fare questo ping pong. Se fosse tutto come previsto, metti in zona rossa, ci fa stare 6 mesi in zona rossa, ci aiuti, e allora là finisce tutto. Non si esce, coprifuoco totale, lockdown, e allora finisce tutto. Ma se tu mi fai uscire quando stanno diminuendo per richiudermi, quando stanno aumentando, praticamente alimenti il fuoco tenendolo sempre alla giusta altezza. Allora, cosa ne penso di Makers at Work e Matley? Sono bravi anche loro. Sono bravi youtuber, fanno dei bei progetti, nulla da ridire. Sì, secondo me sono in gamba anche loro, ma un po' tutti gli youtuber che comunque hanno un grosso seguito, diciamo, e creano spesso dei progetti, si vede che lavorano bene, comunque sono in gamba. Allora, qualcuno mi ha chiesto, ho parlato di progetti. Cosa ne penso di iniziare a fare dei progetti? Forse sei arrivato da poco a questa diretta e lo faccio vedere di nuovo. Questa è una creazione di oggi, è un arco in legno con Yellow Pine, Etimoe, Iroko e Faggio, 2 sci modificati, e ho costruito da degli scarti di legno questo arco. Poi farò vedere tutto il video della realizzazione. Per chi l'ha visto sarò ripetitivo a farlo vedere nuovamente, però sarà arrivato da poco per chiedermi una cosa del genere. E poi ripeto, i miei progetti sono sempre progettini che realizzo per me. Li faccio perché mi piace farli, e non come per esempio Matley o Makers at Work, che realizzano dei progetti interessanti che possano essere... cosa mi sono fatto al pollice? Niente. Ah, che è deformato, e poi ve ne parlo. Realizzano questi progetti così grandi, così elaborati, perché ovviamente lo fanno in modo che possa essere una cosa interessante per chi segue il canale, quindi portano dei contenuti, insomma, che possano essere imitati. Io invece la passione del fai da te ce l'ho anche per le piccolezze. Ho fatto vedere poco fa lo schiaccianoci che ho fatto 4-5 giorni fa. È uno schiaccianoci semplicissimo, con questo stop che mi permette di non chiudermi le dita, fatto tutto con la sega a nastro, e questo dovrebbe essere Timoè, scavatura dentro per la noce. Però per esempio un progetto del genere portato sul canale farebbe sorridere, non so quanto potrebbe interessare, anzi fatemi sapere se per esempio un progetto del genere potrebbe essere una cosa, diciamo, interessante per un canale, perché finora quando ho costruito il supportino per l'esterno, per il faretto, oppure altre cose che hanno richiesto la loro attenzione, oppure il supporto per la Nintendo Switch per mia figlia, fatto tutto levigato, fresato, eccetera, ma sono progettini banali che magari con €1 compri lo stesso progetto, lo stesso prodotto dai cinesi, e quindi costruire il legno potrebbe essere anche controproducente. Ma a me piace il fai da te, quindi l'ho fatto. Insomma, mi è piaciuto, ma ritengo di non portare questi tipi di progetti che magari possono non interessare. Il resto, come vedete, l'arco, lo schiaccianoci, lo spingipezzo che c'è là in fondo, ce ne sono tante piccole cose che ho realizzato e non avete mai visto. Allora, per uso a casa, sega a nastro o disco per metalli? Secondo me sega a nastro. Precisa, silenziosa, veloce. Se come me, quasi 2 diplomi, ho quasi avuto i tuoi stessi problemi. 2 quarte. Questa scuola, cosa mi sono fatto al pollice? Allora, il pollice, sono nato con la mano chiusa, tramite interventi esterni però, di medici eccetera,
sono riuscito ad aprire fino a questo livello il pollice, poi di più no, e quindi ho una mano diversa dall'altra per quanto riguarda ovviamente il, diciamo, il movimento del pollice, il resto però funziona, tutte le dita per fortuna. Allora, aspetta perché qualcuno mi ha chiesto qualcosa sui filettenti dell'arco. Ah no, mi hai suggerito Gianni, dovresti alleggerire un po' i filettenti dell'arco. Hanno troppa massa oscillante. Io poi su tutto questo poi dovrò documentarmi, intanto diciamo è il primo progetto, però si possono sostituire. Allora, però ovviamente tutto ciò che puoi dirmi mi aiuterà a fare una cosa buona. Allora, mi dai un aiuto per iniziare? Prendo il banco Sega Tac Life con aspirazione integrata o lo Shepak HS105? Non lo so. Lo Shepak ne ho sentito parlare benissimo. Io della Shepak ho la Sega a nastro e non mi ricordo cos'altro. E funzionano bene, quindi Tac Life non l'ho mai utilizzato, non ti so dire. Problemi con l'assistenza? Io aspetto in assistenza la risposta per l'idropulitrice, che dovrebbe mandarmi, a quanto ho capito, il pezzo del ricambio, però non so quando, perché un poco dopo il video, dopo 2 giorni, li ho scritto e mi hanno risposto, e poi mi ha risposto direttamente la, forse Compernas, non mi ricordo chi fosse, e mi ha chiesto confermare l'indirizzo e quindi aspetto che mi inviino il pezzo del ricambio. No problemi mai comunque. Mi si è perso un pochettino di tempo quando mi è successo con forse era un abitatore verso il periodo del lockdown, ma lavoravano tutti smart working, quindi eh, Gianni, ma che ci frega dello schiaccianoci, facci rivedere Andrea. Andrea, sì, cresce bene. No, però lo schiaccianoci è bello, dai. Dai. No, Andrea cresce bene, è un chiacchierone incredibile, a 8 mesi e blatera delle sue paroline, simili a mamma, papà, però i bambini camminano, mamma, papà, papà, quindi non so se effettivamente chiami noi o se sta semplicemente facendo i suoi versetti per allenarsi con la pronuncia, ma è continua la cosa. Allora, hai perfezionato il nuovo trama a colonna? No, perché ho ancora quello del 2018 o 2017, non mi ricordo. Anteprima sui prossimi tutorial. Come dicevo poco fa, i miei tutorial sono sempre improvvisati, quindi letteralmente io il giorno prima non so cosa farò il giorno dopo. Tranne se magari esce un articolo particolare, già ho intenzione di comprarlo, allora so che probabilmente parlerò della smerigliatrice a nastro e disco contemporaneamente, cioè che ha le 2 funzioni, però non so cosa dirò, eccetera. Poi nasce tutto sul momento, quindi anticipazioni non, diciamo, non posso farne. E non posso farne perché letteralmente non ho. Ne mangi tante noci? No, però volevo le noci, mancava lo schiaccianoci e quindi l'ho costruito. E comunque diciamo non ho idea vero dei prossimi video. Eh, allora, Francesco mi chiede come si tara il termometro della Parkside, termometro laser, quindi la pistola. No, non lo so, dovresti guardare sul manuale di istruzione perché io non ho mai avuto necessità di tararlo, quindi è una voce che non ho, diciamo, approfondito. Andrea come eredità si prenderà tutti i miei attrezzi. Meno male che non si vedono le mani, ma diciamo, sto sperando, sto toccando ferro, che sia il più tardi possibile. Comunque sì, si prenderà i miei attrezzi, speriamo che abbia questa passione anche lui e non vedo l'ora di condividerla con lui che è maschietto. La femminuccia ovviamente non è attratta tanto dal fare da te, anche se comunque è molta, diciamo, bravura, monta anche lei qualcosina, però il maschietto magari è più selvaggio. Quindi spero che un domani gli piaccia fare queste cose, anche se poi io sarò vecchietto, perché ho 45 anni abbiamo deciso di fare un figlio, quindi quando avrà 20 anni avrò 65, non sarò in forma come ora, spero di sì comunque. La mia creazione più bella qual è? 2, i miei figli. No, poi ne ho fatte tante cose, no? Per esempio quest'arco mi piace da impazzire, anche se, ti ripeto, ci sono
tanti piccoli segni di manualità che lascerò apposta, perché ogni piccolo segno deve ricordarmi mentre lo costruivo. Ma anche la chitarra, io ho copiato una Les Paul della Gibson e ho costruito questa chitarra, secondo me è meravigliosa, ce l'ho appesa allo studio. Anche se sbagliando, lo volevo fare di un legno pregiato, ho fatto la base inizialmente semplicemente in abete per vedere come mi veniva, insomma, come mi stava riuscendo, come mi sarebbe riuscita la forma, eccetera. Mi era riuscita benissimo e non volevo buttarla, quindi l'ho fatta in abete. E ho sbagliato però purtroppo perché non si presta assolutamente per una chitarra, però chitarra elettrica stiamo parlando, però è venuta bellissima, tanto è appesa allo studio, nessuno sa che è abete. Allora, comunque sei il numero 1 nelle recensioni, grazie, ho risparmiato parecchi soldi, sono felice di averti aiutato. Allora, ho fatto una richiesta all'esistenza per una scala, non mi hanno ancora contattato, sono passate un paio di settimane e tu insisti. Continua, telefonagli, scrivigli, perché devono comunque risponderti. Come la sparachiodi che esce domani? Dovrebbe essere semplicemente una sparapuntini graffettatrice, quindi infatti è messa nell'area bricolage e è accompagnata da fotografie, per esempio mi pare che ci sia una tela ed un quadro, quindi per graffettare, zanzariere, teloni in plastica, queste cose così, non è diciamo una sparachiodi. Allora, perché qua ci sono altre domande. Polo Nord, buonanotte, va via. Allora. E grazie di essere stato con noi, grazie a tutti voi. Ancora sono le 11:30, siete 233. Grazie di cuore, ragazzi. Allora, domani ho risposto per la sparachiodi, la passione nel DNA, quindi spero davvero che erediti questa passione e poi erediti anche gli utensili più in là. Allora, tanti auguri da Michele, grazie Michele. La smart home no, ero tentato, però un tipo di tecnologia che non mi affascina tantissimo, alla fine non l'ho comprata, ma anche perché non lavorando per ora preferisco comunque investire. Se voglio comprare qualcosa però che mi piaccia, non è periodo per passarsi i capricci come si potrebbe fare nel periodo in cui si lavora. Allora, potrei consigliare un aspiratore per il fumo, tipo quando usi la saldatrice? Io ti consiglio di utilizzare un aspirafumi per saldatrice, perché io ne ho utilizzato uno che adesso mi viene difficile prendere, veramente 2, però uno è qua, per l'aspirazione dei fumi della saldatura a stagno. Invece per quanto riguarda la saldatura ad elettrodo, comunque filo animato, eccetera, che sono quelle che producono più fumo, conviene comprare proprio un aspirafumi specifico, prima perché ha un sistema di filtraggio specifico che ci impedisce di inalare di nuovo i fumi che verrebbero immessi nello stesso ambiente, e poi perché è studiato per evitare eventualmente che qualcosa di incandescente o comunque il calore, fumo stesso caldo, possa creare combustione. Se utilizziamo per esempio un aspirapolvere, all'interno potrebbe crearsi combustione, comunque rimetterebbe in circolo sempre lo stesso fumo, lo togliamo da sotto, lo mettiamo da un'altra parte, ma siamo sempre là. Quindi eventualmente è meglio acquistare dei prodotti proprio specifici, dedicati proprio all'utilizzo. Allora, c'è un sito specifico dove poter acquistare dischi, nastri adesivi, carta vetrata con velcro di ricambio per i prodotti Parkside? Forse compernas.com dovrebbe trattarli, però non sono sicuro. Allora, Antonio mi ha detto faccela vedere. Che cosa? Ora prendiamo 2000 argomenti. Non mi ricordo cosa sia. Cosa dobbiamo vedere? Boh, casomai me lo scrivi di nuovo. Allora, scusate, ogni tanto balla l'inquadratura, ma Pietro Fortunato, bella Ricky 100.000, grazie caro, grazie. Allora, i ristori dello Stato ti stanno arrivando regolarmente? No, mi sono arrivati solamente durante il periodo del primo lockdown e poi ci hanno abbandonati. Siamo stati in zona rossa nel periodo poco dopo il Capodanno, comunque nel periodo delle festività, e non ci hanno dato neanche un centesimo, ma completamente non se ne è parlato, quindi purtroppo. Francesco Proietti, buonanotte, domani si lavora quindi va via, grazie di essere stato con noi fino ad ora.
Un saluto e un abbraccio da un tuo concittadino. Sappi che se un giorno ti incontrerò per strada e chiederò una foto, ti stimo troppo. Gerlando Perrera. Gerlando, con immenso piacere, grazie, grazie tante. Ci facciamo il selfie. John78, conosci Ughetto? Sì, sì, Ughetto, però non vorrei confonderlo con... sì, sì, Ughetto sì, solo che fa video dal mio punto di vista un po' lunghi e quindi poi magari mi è capitato, visto la mancanza di tempo, di vederne solamente una parte, però quello che fa, anche se non lo seguo da tanto tempo, perché tra bimbo piccolo, impegni, eccetera, non riesco, pensate, non ho neanche cenato ancora. Allora, però comunque è in gamba, si vede che anche lui è del settore, è una persona che ha studiato e sa quello che dice. Se vai a rileggere il messaggio ti ho lasciato il link di un mio progetto, è una creazione, mi piacerebbe avere un tuo giudizio. Sì, però adesso non posso perché uscirei dalla diretta, quindi... la chitarra, scusami Antonio. No, la chitarra però non è qua, è appesa allo studio. Nel mio profilo su Facebook c'è l'album, mi pare che l'ho chiamata Liuteria, sì, c'è qualcosa, però in basso è un progetto tipo del 2009, 2010, non mi ricordo. Giuseppe Sciacca, buonanotte, buonanotte, grazie della tua compagnia. E quindi si vedono le foto. Ce n'è una che è quello che volevo raggiungere, che non è il progetto che ho fatto io, e poi le foto durante la realizzazione. E in quel caso mi sono affidato al venditore di colori, che è un venditore noto nella nostra zona. E io di colori ne capivo pochissimo allora, anche ora non sono granché, però diciamo che un po' di più comunque diciamo, ho approfondito. E per colorare questa chitarra volevo farla con l'effetto sunburst, cioè è l'effetto in cui la parte esterna nera, sfumare, poi l'interno marrone, come le vecchie cucine della nonna, con questa sfumatura. E mi piaceva questo effetto. Mi ha consigliato dei colori, di dare un fondo all'inizio che doveva fare tipo datura pori, ma in realtà non ha fatto nulla di tutto ciò. E quando ho passato i due colori da sovrapporre, hanno cominciato a reagire fra di loro facendo una sorta di schiuma. Quindi non so cosa mi abbia venduto, però mi ha toccato carteggiare di nuovo tutto e ricolorarla poi di nero. E infatti il progetto originale non era in quel modo. Allora, Bjorn mi saluta da Sveden. Ciao. Allora, ciao Simone Biaggi, alla prossima, grazie di averci fatto compagnia e di aver commentato, comunque aver seguito tutto, perché sei stato presente durante quasi tutta la chat. Allora, Scinica, ci penso tutte le notte, sto male, cavolo, sì, riferito al discorso del Covid, effettivamente è così. Ciao Giancarlo, buonanotte anche a te, da Benevento, grazie per gli auguri. No, Scinica, sì, mi dispiace di queste cose tristi. Allora, Giuseppe Sciacca, abbiamo già letto. Allora, ragazzi, siete 226 e a me dispiace chiudere, però di bere davanti a voi bevo. Non posso cenare in diretta, anche se sarebbe simpatico. Solitamente le prime dirette che facevo, però effettivamente erano pochi gli iscritti, erano 15, 10 e quindi magari ci salutavamo, eravamo un pugno di amici, veniva più semplice staccare. Ma ora siete 218 e staccare è triste, non mi piace, quindi finché reggo magari continuo. Allora, meglio sparacchiodi a filo o a batterie? Come tipologia di utenti è meglio a batteria, perché la batteria ti svincola dalla dipendenza dell'alimentazione elettrica, quindi anche per quanto riguarda la rapidità nell'utilizzo, la utilizzi se hai una ciabatta con soli 3 posti o una presa che ti consente di alimentare 3 utensili, se già ne hai 3 collegati non devi staccare e attaccare in continuazione, quindi metti la batteria e la utilizzi indipendentemente per quanto riguarda
il posizionamento dell'alimentazione elettrica per quanto riguarda proprio la manovra di attaccare e staccare. Quindi batteria indubbiamente è meglio. Però la prima sparaglio a batteria che ho avuto, che è l'unica che ho recensito, parliamo di quella da 20 volt, poi alla fine è risultata difettosa dopo un paio di mesi, allora il resto si poteva fare dopo 3 mesi e dopo un paio di mesi di utilizzo ha cominciato a incepparsi. Sicuramente era risolvibile, però visto che avevo poco tempo per poterla utilizzare, visto che non faccio il falegname e scusate, avevo poco tempo per poterla testare e non facendo il falegname, possibilmente nel rimanente mese l'avrei usata un'altra sola volta e allora ho preferito fare il reso per ricomprarla poi quando la riproponevano, però poi non sono riuscito a comprarla perché era finita, insomma, quella batteria non ce l'ho più. Allora. Pasquale Castro, ciao Riccardo, ho avuto modo di conoscerti di persona a Lidl, scambiare due parole con te, sei una persona meravigliosa. Continua così, sei grande. Grazie di cuore, Pasquale, grazie. Grazie di cuore. Non riesco a ricordarmi chi sei perché mi fermate in tanti quando mi vedete alla Lidl, quindi però quando ci rivedremo mi fermi e mi ricordi chi sei. Grazie di cuore. Allora, non mollare, Alessandro Russo, grazie. Andrea, grazie di esistere. Grazie. Grazie. Buonanotte Andrea. Allora, che lavoro faccio? Il tatuatore. Ciao Riccardo da Favara. Ciao Calogero Schembri da Favara, vicinissimo, un paesone, un grande paese Favara, a pochi chilometri da Agrigento. Allora, gli attrezzi che compro che fine fanno? E sono qua con me. Sono tutti con me. Quelli che possono stare qua. Quelli che non possono stare qua perché sono grandi sono in garage. Qua c'è una parte e qua ce ne sono ancora. Comunque, scusate questa ripresa un pochettino da mal di mare, ma giù ce ne sono ancora. Allora. Gianni T ha risposto alla domanda, grazie, faccio il tatuatore. Riccardo sei il migliore, grazie. Marci Musci, come ti senti nell'avere tutte queste persone che ti seguono interessate? Ma è una sensazione strana, sicuramente mi sento contento, felice, senza dubbio. Però è strano in realtà, è una cosa un pochettino che ti lascia incredulo, quindi diciamo la sto vivendo più come una favola. Poi mi sveglio e dico, ma com'è possibile? Ma io non avevo 100.000 iscritti. Ma mi piace il fatto che questa diretta è durata, dovrebbero essere 57 minuti e 12, non può essere, c'è qualcosa che non quadra. Forse è 1 ora, 57 minuti e 18 secondi, sì. Non c'è il puntino. Comunque abbiamo iniziato verso le 9, sono le 11:30, quindi sono 2 ore e mezza di diretta, ci sono 224 persone collegate e non so letteralmente cosa pensare se non essere felicissimo. Ci sono 500 mi piace e 225 persone che mi stanno seguendo, quindi questo per me è una gioia immensa, ma non la gioia del bambino contento che ha tanti follower, ma il fatto comunque che ci siano persone che mi stanno seguendo, che potrebbero fare altro, stanno dedicando il tempo a me e mi fa capire che forse quello che sto facendo non è sbagliato, quindi per me è un buon segnale, sicuramente è una cosa positiva. Come mi sento non lo so, però sicuramente mi fa stare bene, è una cosa positiva. Allora. Hai certi attrezzi dove preferisci spendere un po' di più rispetto a scegliere prodotti più economici? Allora, se devo essere sincero, gli utensili di precisione sono obiettivamente degli utensili che proprio perché di precisione, quindi il calibro, qualche altro utensile di questo tipo. Se di precisione ovviamente ci danno dei risultati migliori, più facilmente leggibili e quindi che ci aiutano a svolgere meglio il nostro lavoro. E quindi sono consapevole del fatto che
sarebbe il caso di comprarli di buona qualità se ci serve molta precisione. Però dato che io sono un hobbista e dato che quello che costruisco non richiede tutta questa precisione, perché non faccio meccanica di precisione, allora finora, devo essere sincero, anche gli utensili economici mi hanno soddisfatto perfettamente. Cioè la sega circolare manuale che su 3 metri di taglio mi dà 1 millimetro, 2 millimetri di scarto, per quello che devo fare io, per me va bene, perché io tagli da 3 metri non ne faccio. Io faccio tagli brevi e costruisco cose piccole, quindi se su 3 metri sono 2 millimetri, su 60 centimetri di taglio, per quello che costruisco io, sarà un decimo di millimetro e non si nota, quindi non ho preferenze, diciamo, non ne ho. Invece per quanto riguarda rilevatori vari, eccetera, o misuratori, per esempio il goniometro digitale, allora in quel caso che ti serve a regolare la lama della troncatrice, dell'utensile, eccetera, in quel caso sì, obiettivamente sarebbe il caso per esempio di prendere un CMT piuttosto che un cinesino qualunque, a meno che il cinesino qualunque non ha risparmiato sulla qualità del display o sulla durata della batteria perché possibilmente si deve cambiare spesso, però rileva l'inclinazione in modo corretto. Allora. Mm, allora. Umberto, cioè, Marone, hai più di hobby. Sì. Sì, diciamo che ne ho tanti, ma poi dietro continuano pure un pochettino. Allora, credo che per i piccoli progetti siano molto interessanti e soprattutto perché non tutti abbiamo l'attrezzatura per fare grandi progetti, quindi credo che ci farebbe piacere vedere i tuoi piccoli lavori. Possibilmente qualcosina di questo tipo la porterò pure sul canale. Allora, Marco mi chiede di salutarlo. Ciao Marco, grazie di esserti unito in questo video in diretta. Edoardo mi fa gli auguri per i 100.000 iscritti. Buonanotte e buon appetito, dovendo ancora cenare. Sì, effettivamente, grazie. Allora. Allora. Michele S. Proprio oggi ho parlato di te con un'amica e ho sponsorizzato il tuo canale. Anche lei l'idol addicted. Grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore, ragazzi. Ma mi è successo veramente simpaticissima questa scena di avere 2 o 3 persone con lo smartphone, però parliamo dell'anno scorso, che guardavano i miei video con me al lato, loro non sapevano che io li stavo vedendo, e 2 sostenevano che stessi dicendo la verità per quanto riguardava l'utensile, e l'altro invece diceva: "No, no, non si usa così, ma che dici?" In dialetto. E poi mi hanno riconosciuto, insomma, è finita a gag comica perché erano increduli, guardavano lo smartphone, guardavano me, ma sei tu? Ero io. Allora, Antonio Licciardello, buonanotte, grazie a te. Il premio dell'interesse che susciti è il premio all'interesse che susciti e alla tua semplicità espositiva. Grazie Storm, grazie di cuore. Mi vedo di te, sono affascinato dalla tua umiltà. Notte. Grazie Maurizio. Io, come ho detto anche all'inizio, punto sempre sull'onestà. In generale, chi mi conosce mi dice sempre che sono una persona onesta della quale ci si può fidare. Questa è una cosa che forse traspare anche dai video, perché obiettivamente non ho nella vita in generale intenzione di fregare nessuno, perché poi comunque ti tornano sempre le fregature. E soprattutto, anche se io avessi questa tendenza nella vita, in un canale YouTube prendervi in giro e dirvi che questa chiave 19 riesce a svitare pure i dati da 17, non avrebbe senso. Oppure se questa chiave tende a rovinarsi, dirvi che non si rovina perché ne voglio parlare bene e voglio like, in realtà sarebbe controproducente se la chiave si rovinasse, perché voi comprereste la chiave, provandola ne avreste un riscontro della sua scarsa qualità e verreste a commentare sotto il mio video additandomi come imbroglione, quindi che vantaggio ne avrei? Io sono sempre stata una persona leale e questa lealtà la sto portando anche nel canale, quindi dicendo sempre la verità, ammettendo sempre i miei errori nei video quando costruisco qualcosa e mi rendo conto magari che ho commesso un errore, e allora lo riconosco sempre nel video successivo, riprendo il video precedente dicendo qual è l'errore, chiedendo scusa per l'informazione sbagliata o per l'errore commesso. Quindi è difficile che io magari sorvoli qualcosa
che ho sbagliato, a meno che non se ne è parlato a lungo nei video, e quindi magari è inutile andare a fare un altro video per chiedere scusa o soffermarsi troppo, dipende dall'argomento. Se è una cosa che non ha suscitato molto interesse, magari la sorvolo. No, non so quando uscirà la saldatrice, Andrea, mi dispiace, ma non ho idea. Però guarda le uscite precedenti e poi su per giù puoi capire quando uscirà. Allora. Rossano, grazie di cuore, mi fai complimenti per la mia sincerità, grazie tante. Allora, Umberto Cosenza mi augura la buonanotte, e quindi buonanotte anche a te, grazie di cuore. Michele mi chiede di accettare l'amicizia su Facebook. Ragazzi, non avete idea di quante richieste di amicizia ho su Facebook. Magari mi contatti in chat e poi dalla chat vado ad accettarle, perché ogni giorno ricevo almeno 200 o 300 richieste, la notifica si aggiorna in continuazione, però non riesco ad accettare tutti perché già ho quasi il profilo pieno. Facebook consente di avere massimo 5.000 amici, si è scaricata la lampada, e io già sono praticamente al limite, ne avevo 4.990, quindi se accettassi tutti si bloccherebbe il profilo. Sono costretto, dato che comunque il profilo lo utilizzo anche per lavoro, a tenere sempre un margine, altrimenti poi Facebook mi blocca perché il profilo è intasato, eccetera. Mi blocca anche la possibilità di poter conversare. Allora. Le tue recensioni aiutano molto noi hobbisti per l'acquisto di attrezzi, è un aiuto enorme, hai una responsabilità non indifferente. Non perdere l'umiltà che possiedi, ti ringrazio. Grazie. No, io infatti proprio per questo motivo, dato che comunque siete in così tanti a seguirmi, prova ne è che ancora siete 211, non mi sentirei nemmeno a mio agio con me stesso, nel prendervi in giro e dirvi che qualcosa va bene se non va bene. Neanche se mi pagassero. Finora non mi hanno mai pagato, perché significa vendersi e dire che un utensile funziona perché mi hanno dato 25, 50 € per fare il video, perché non so quale sia la somma richiesta. Io quando mi mandano gli utensili mi tengo l'utensile, quello è, diciamo, il mio compenso. Ma quando ti pagano, soprattutto youtuber magari più famosi, magari ti danno una cifra alta e poi in quel caso tu sei costretto a parlare bene dell'utensile. Allora, siccome io non voglio perdere la credibilità, pure perché da 100.000 scenderei a 70.000, perché c'è gente che guarda i miei video di utensili che vanno bene, però magari becca l'utensile difettoso e pensa che sia stato io a prenderlo in giro. Però, come è successo poco fa in chat, l'avete letto, un ragazzo, uno solo, ha comprato la saldatrice difettosa e il venditore della welding gliel'ha sostituita e ha risolto il problema. Se questa persona invece di contattare l'assistenza avesse insultato direttamente me, poteva pensare che io l'abbia preso in giro con il video in cui dicevo che funzionava bene. E invece semplicemente capita, anche nei marchi blasonati, di comprare qualcosa che non funziona bene. Quindi eventualmente fatevelo sostituire, non prendetevela con me perché non vi prenderei mai in giro. Allora. Poi io parlo, ma mi dilungo e mi distacco dal concetto iniziale, però diciamo rimango super giù sulla stessa carreggiata, vado nelle strade periferiche. Allora, nella stessa direzione. Seguendo i tuoi video e i tuoi consigli, tutto quello che ho comprato Parkside funziona bene. Grazie, grazie tante. Allora, è vera la leggenda dei pezzi Bosch? Sinceramente non lo so, ne ho sentito parlare, però non so. Sinceramente non so, Daniel Defense mi invita a non cancellare questa diretta, no, non la cancellerò. Mi sta piacendo e penso che la terrò online. No, penso, la terrò sicuramente online. Poi la diretta dei 100.000 iscritti, che magari chi la vedrà poi si deve assorbire 3 ore praticamente di diretta. Non penso che la guarderanno tutta, però noi la lasciamo lo stesso. Allora, aspetta, perché a quest'ora è difficile. Ah sì, la leggenda dei pezzi Bosch. È una cosa che ho sentito spesso dire, però più che i pezzi Bosch forse c'è stato un periodo in cui
magari sono utilizzati gli stampi per le scocche Bosch, rivisitati e poi rimarchiati Parkside, almeno questo è quello che avevo sentito, però non lo so, non ho idea. C'è un canale francese che si chiama Brico Video, e lui ha fatto vedere che nei performance addirittura c'è qualcosa della Milwaukee. Non mi ricordo se era il motore o gli ingranaggi, però comunque c'era qualcosa. Hai mai pensato di prenderti un laboratorio più grande con tutti gli utensili che hai? Sì, però siccome non è il mio lavoro, allora preferisco rimanere qua, dove riesco a gestire un po' tutti, perché quando faccio i video spesso finisco allo studio, essendo tatuatore, chiudo, scappo a casa, inizio il video e poi a letto la sera mi metto a fare il montaggio col PC o col telefonino, a seconda che programma uso, per pubblicarlo l'indomani. E non è semplicissimo. Ormai è diventata una routine, quindi riesco a gestire la cosa, però se dovessi poi dedicargli ancora più tempo e più spazio, significherebbe veramente togliere attenzione alla famiglia, cosa che non ho intenzione di fare, e al lavoro, a me stesso. Quindi non però sì, è una cosa che ho valutato. Se un domani dovessi crescere così tanto da poter riuscire a monetizzare il canale nel modo giusto e avere degli introiti, e allora potrei anche monetizzarlo, prendermi i soldi e vivere di questo, ma sono progetti lontani. In quel caso sì, sarebbe il caso di poter investire del tempo, dello spazio, del denaro in un progetto simile, ma in quel caso ovviamente tutto dovrebbe essere sovvenzionato, comunque pagato dallo stesso canale, non potrei rimetterci. Quindi se io dovessi investire su questo tipo di vita dovrebbe diventare il mio lavoro. Ma è una cosa che comunque per ora non è nemmeno messa in considerazione. Chissà, in futuro, magari da 100.000 poi magari inizia a crescere di più, perché mi hanno detto che raggiunti i 100.000 poi diciamo che si ha una svolta improvvisa, si comincia a crescere molto più velocemente. Vedremo, vedremo, però sempre con la massima sincerità, anche se dovesse diventare un lavoro un domani, quello che cambierebbe sarebbe il fatto che io ne avrei un ritorno economico, ma non cambierebbe il mio approccio con voi, né lo stile, né altro, ma semplicemente se mi entra qualcosa, magari potrei investirla nell'acquisto di attrezzature migliori, quindi la realizzazione di progetti, eccetera, e con attrezzature più grandi, magari una pialla filo spessore grande, qualcosa che mi permetta comunque di lavorare diversamente anziché andare a levigare a mano e quindi magari non pubblicare un progetto della realizzazione di qualcosa perché diventa noioso. Per esempio nella realizzazione dell'arco ci sono tante cose che potevano essere fatte diversamente, invece l'ho fatte manualmente, insomma poi vedrete che quando pubblicherò il video che non è sicuramente realizzato come viene realizzato da alcuni maker che hanno tutta l'attrezzatura possibile e immaginabile con ambienti grandissimi. Io per spostarmi sbatto da uno o dall'altro lato perché è piccolo il laboratorio, quindi diciamo che mi adatto in qualche modo. Allora, un saluto da Bergamo, Francesco, grazie per gli auguri. Giacomo Branciforti, ciao, grazie di cuore. Appena sono a Caltagirone vengo, ci facciamo un giro in Vespa assieme. Allora, allora, Shinktal, sì, ha risposto per quanto riguarda i motori della Milwaukee, che praticamente sono gli stessi. Complimenti, Eros Melappione mi fai complimenti, poi lo scontrino, se hai perso lo scontrino non puoi più avere a che fare con l'assistenza, praticamente dipende, è strettamente legata allo scontrino. Ragazzi, io sono però a pezzi davvero. Giacomo, sei stato il pioniere delle recensioni per noi hobbisti. Ma guarda, ti devo dire la verità. Ho notato che molte persone, vedendo il mio canale che è cresciuto, diciamo, stanno facendo pure delle recensioni di prodotti Parkside, prodotti che prima snobbavano, comunque non erano mai entrati nel loro canale, e che ora invece puntano a pubblicare costantemente sempre più frequentemente i video, ma parlo di persone che hanno iniziato da pochissimo,
Ci sono canali invece che esistono da tanto tempo, che lo hanno sempre fatto, sia per quanto riguarda le recensioni in generale che recensioni di prodotti Parkside, quindi ben venga. Però questi che stanno nascendo ora, addirittura qualcuno nasce, crea qualche video, poi chiudono, insomma, perché si rendono conto che effettivamente comunque è difficile, richiede un certo impegno e quindi abbandonano l'idea. Questo però poi crea un minestrone su YouTube di tutti questi canali che riescono costantemente a fare qualcosa, canali che nascono e chiudono e quindi poi uno non sa quale punto di riferimento avere per le recensioni. Però vabbè, l'importante è che almeno quelle che vengono fatte bene, almeno questo. Allora, elettronico di quartiere, aspetta che inizio io a fare video e io mi iscrivo pure nel tuo canale così ti seguo, bravo. Ci vogliono i video di persone competenti, già il nome elettronico mi sa di video di persone preparate, quindi allora, Alessandro Russo stacca, anche Gabriele Dorini, grazie ragazzi, buonanotte, quindi grazie di averci fatto compagnia e di aver interagito nella chat. Salvatore del Russo, ciao Riccardo, consumasti a catto solo cosi Parkside, che è in siciliano, e Riccardo, cioè rovinati, compro solo prodotti Parkside. Allora, complimenti ancora per l'accuratezza e la trasparenza nelle recensioni, Christian, grazie di cuore. Se scendi a Palermo il caffè lo offrirai tu? Scherzo. Va bene, offriamo il caffè a Salvatore Misseri. E forse in questi giorni comunque dovrei andare a Palermo, vero, per un impegno. Marco, sono contento di far parte della tua community e ti seguo volentieri anche per l'impegno che metti nelle tue dirette informative dell'attrezzatura molto interessante. Grazie a te per questo bel commento e grazie per la tua partecipazione alla community. Ragazzi, io ringrazio, ma ringrazio davvero di cuore, non è il classico grazie per formalità e io sono davvero felicissimo. Sono felicissimo e incredulo e ho gli occhi bordeaux ormai dalla stanchezza. Allora, in bocca al lupo da Roma, dai, Stefano Conforzi, Enrico Costini, ciao Riccardo appassionato di armi, quando torni a fare qualche video in merito? Se non ci fanno rientrare nella zona rossa, avrei intenzione a breve di andare al poligono e fare qualche video. Solo che il video sulle armi può riguardare eventuali recensioni, ma la recensione di un'arma è difficile da fare perché dovrei acquistarla. Non è una cosa facile comprare armi in continuazione, sia per il costo che comunque per tutto l'iter che richiede. E comunque se uno acquista un'arma è perché ha intenzione di farci per esempio un determinato tipo di sport, quindi la sceglie accuratamente, poi non la cambia così per il piacere di sostituirla. E quindi è difficile fare delle recensioni. Invece potrei fare dei video riguardanti per esempio il maneggio, la sicurezza, qualcosa comunque che riguarda il mondo delle armi, senza recensirle, a meno che non ce l'ha qualche amico, allora se ne può fare qualcosa. Comunque spero a breve. Stefano Gallina mi augura buonanotte, io ricambio, grazie ancora. Ricky, una curiosità, come mai hai fatto diventare un recensore? Ah, come hai fatto a diventare un recensore e a far sì che ti mandino gli utensili da recensire? Allora, Harley Quinn, forse non ci crederai, ma io ho iniziato per gioco e sono arrivato dove sono arrivato senza accorgermene. Forse proprio perché, come mi scrivono dai primi giorni, sono sincero in quello che dico, sono uno di voi, e allora le persone hanno iniziato ad apprezzarmi e ad iscriversi, e almeno questo è quello che mi scrivono nei commenti, solitamente mi fanno complimenti per la mia onestà, e quindi forse le aziende, vedendo quante persone mi seguono, hanno iniziato a puntare il mio canale chiedendomi se io potevo fare conoscere i loro prodotti, e il mio accordo con le aziende è sempre lo stesso, cioè tu mi mandi il prodotto, se il prodotto va bene io lo faccio vedere, se il prodotto non va bene io non lo faccio vedere. E ci sono stati prodotti che io ho rimandato indietro dicendo all'azienda mandami un corriere a spese tue, ti ritiri il prodotto perché io questo prodotto ai miei
iscritti al canale non lo faccio vedere nemmeno per dirgli che non va bene. Prima perché sarebbe inutile fare un video per dirvi ragazzi questo aspirapolvere non funziona, non avrebbe senso. E poi perché mi richiederebbe tempo che toglierei ad altri video che potrebbero essere costruttivi, quindi proporvi qualcosa che funziona veramente. E molte aziende poi alla fine mi lasciano il prodotto, mi dicono smaltiscilo tu, infatti mi è capitato di regalarlo a qualche amico, però raramente, perché siccome metto le mani avanti, io dico se il prodotto va bene, me lo mandi e io lo faccio vedere, facendo vedere tutti i pro e i contro, oppure non me lo mandi direttamente. Se loro capiscono che il loro prodotto è un prodotto scadente, spesso è capitato pure che non mi abbiano più risposto, perché io metto le mani avanti e lo dico, non mi va di pubblicare video stupidi nei quali prendo in giro la gente. O bene o niente. E quindi poi in automatico, non so come mi abbiano trovato, cercando su YouTube, mi scrivono e ci mettiamo in contatto. Allora, e poi ci sono io che aspetto mezzanotte per vedere le prossime uscite, ma anche io. E manca... No, abbiamo già superato la mezzanotte, ma io non posso vederle perché sono connesso con voi, che poi non è sempre a mezzanotte, a volte capita anche verso l'1, le 2 di notte. Allora, perché tenere Tartaglia e non te per la Lidl? Non lo so, hanno scelto lui perché evidentemente ha dei pregi in più che Lidl ha valutato e ha scelto lui come migliore. E quindi faccio complimenti a Daniele, ma poi possibilmente anche la pronuncia, non lo so, diciamo come immagine, per quanto riguarda lo schermo possibilmente si presta meglio lui, non lo so, non ho idea, fatto sta che non mi hanno nemmeno contattato, non c'è stata neanche una selezione né nulla. Direttamente ho visto Daniele negli spot della Lidl e sono rimasto piacevolmente sorpreso, pure perché non essendo una cosa che avevo mai valutato, per me è stata una sorpresa a tutti gli effetti, quindi non avevo alcun, diciamo, rimpianto o qualcosa sai, che magari può mancarti perché aspiravi a fare quella cosa. Allora, riesci ad esprimere anche le delusioni e le soddisfazioni e abbiamo anche noi che... forse il messaggio è a metà. Allora, hai fatto uso delle resine postiliche per le tue realizzazioni? Se sì, le hai mai recensite? No, ancora no. È capitato di fare qualcosina, però ancora nulla di serio. Però in futuro ho intenzione di fare qualcosina da portare sul canale, ma devo avere un po' di tempo a disposizione perché lo voglio fare bene. Hai avuto mai esperienze in ambito di motorini, qualsiasi genere, tipo negli anni 90, per curiosità? Sì, come no. Smontati e rimontati di sana pianta, Vespe, il sì, ma no, negli anni 90, un po' prima, metà, inizi anni 90. Sì, sì, comunque sono cresciuto con le mani sporche di grasso. Allora, il taglio al plasma come va? Benissimo. Anche se qualcuno, ho letto recentemente dei commenti che magari non si attivava l'arco, erano difettosi, quindi ma, o va bene o non va bene, nel senso che, se è difettoso ve ne accorgete subito, non ha mancanza di potenza o altri tipi di difetti. Qualcuno sembrava avere un falso contatto, quindi possibilmente era la pinza della massa, non lo so. Però è capitato di vedere qualche utensile difettoso, ma quelli che funzionano, funzionano bene. Quindi o funzionano bene o non funzionano direttamente. Almeno questo, ripeto, ho letto nei vari gruppi di Parkside, eccetera. Allora. Vincenzo in giro, 14 anni e sono un piccolo maker, spero di un tuo saluto. Grazie e buonanotte. Vincenzo, come no? Ti saluto e ti faccio pure complimenti per questa tua passione. 14 anni è un grande traguardo, quindi continua così e continua a investire in questa passione non solo economicamente, ma proprio come tempo, quindi non l'abbandonare mai perché più ne fai, più ti viene voglia di fare. Allora. I prodotti Tuck Life, canna panna, mi chiede che opinione ho dei prodotti Tuck Life. Io ne ho tantissimi e non ve li ho mai recensiti alcuni, perché li compro perché ritengo che siano buoni. Per esempio qua c'è
questa pistola per aria calda, il classico phon, che ha forma di penna. Poi da quella parte però mi secca a girare tutta l'inquadratura di nuovo, ne ho tantissimi e li utilizzo con frequenza, sia abitatori che tante cose. Vabbè, mi stufa prenderli comunque. Tante cose della Tech Life che ritengo che siano davvero di buona qualità, sempre fascia hobbistica, però nulla da invidiare a Parkside, anche forse addirittura superiore a Parkside per tanti versi. Salvatore Misseri mi dice che poi diventerò in futuro più famoso. Spero, spero davvero, ma non per essere famoso, spero comunque che il canale cresca, ecco. E sono troppo bravo. Grazie. Filippo Interlandi, buonanotte. Riccardo va a mangiare perché noi rimaniamo fino alle 7. Gli occhi stanchi, vai a letto oppure svieni? Ragazzi, veramente fra un pochettino già ho i capogiri, non sto proprio benissimo. È mezzanotte e 10 di chiacchiere continue. Tra l'altro, io adesso parlo, guardo il video, ma siccome il video non lo cancello, quando andrò a coricarmi, me lo riguardo, capito? Si faranno almeno le 2:30 di notte, almeno, no, di più, almeno le 3. Va bene, ragazzi, che facciamo? Ci salutiamo? Tanto ormai abbiamo parlato tanto. E magari ci risentiamo in una prossima diretta perché sono 3 ore e 6 minuti. Ho iniziato alle 9, quindi sono 3 ore, 3 ore esatte effettivamente. Allora, dicevo, ci salutiamo e io vi auguro la buonanotte. Mi raccomando, visto il periodo, di fare sempre attenzione quando andate alla Lidl a non affollarvi. Sicuramente ci sarà da fare un po' a gomitate quando ci sono utensili che possono finire, però siccome li recensisco e siccome in tanti mi dicono che faccio venire la voglia di comprarli, eccetera, che saranno alle 6 di mattina a fare la fila, eccetera, mi raccomando, correte, ma correte larghi, mantenete sempre la distanza di sicurezza quando andate nei posti affollati. E basta, non mi vengono le parole perché solitamente nei miei video dico cliccate sul mi piace, eccetera, ma qua è una diretta, quindi semplicemente vi auguro la buonanotte e vi ringrazio di aver seguito questo video lunghissimo e vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato con tutti i commenti e tutti i like, eccetera, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!